io direi di cominciare. Manca Ulderico Pesce, ma stava arrivando, però l'intervento di Philipson è abbastanza lunghetto perché sono circa 60 diapositive e quindi, data l'ora, comincerei. Io sono Giorgio Pagano, sono il segretario dell'Associazione Radicale Esperanto, che nel 2012 farà 25 anni di vita. Ci occupiamo da tempo di problemi legati alle discriminazioni linguistiche, in particolare per minoranze, popoli indigeni. Questa è la nostra origine. Negli ultimi 5-6 anni abbiamo cominciato a interessarci anche di questa problematica perché purtroppo, come avrete constatato, soprattutto coloro che sono studenti in questo periodo all'università, si è cominciato a vedere un fenomeno piuttosto strano che è un po' il culmine della colonizzazione linguistica in altre epoche e che... Oh, ciao Ulderico. Ulderico Pesce, ve lo presento intanto, prendi una sedia, così ci siamo tutti. E perché si è visto questo fenomeno che ormai non coinvolge più minoranze o popoli indigeni, ma purtroppo coinvolge interi popoli di ben altra struttura e di ben altro spessore. Quindi per questo abbiamo cominciato anche a costituire un dipartimento che è 100% italiano.it, fare tutto un lavoro anche per l'italiano per stranieri e quindi una grande attenzione a questi temi e non a caso abbiamo invitato per questa occasione anche come apporto, come contributo, credo importante, due esponenti del teatro autorale ma anche agito italiano. Perché? Perché in realtà il teatro credo che sia l'ultima, una delle poche arti che ancora resiste in una dimensione culturale propria e italiana, nel senso che il cinema ormai sempre di più, quello italiano addirittura, gira in lingua inglese, quindi paradossalmente arriviamo al ridicolo che autori e attori italiani devono doppiarsi dall'inglese in italiano con la loro stessa voce, quindi c'è questo fenomeno che sta arrivando a una dimensione assolutamente improponibile. Eh, Robert ci spiega, il paradosso è proprio questo, ma questo vi dà anche l'idea di quanto sia caduto in basso l'intelligenza e l'intellettualità italiana e non solo, perché è un inglese che ci spiega dove, in quali anni, in quali momenti si è decisa l'operazione di conquista del mondo dal punto di vista linguistico. Noi nel libro, nella copertina, non a caso abbiamo messo due frasi emblematiche, chiaramente di un autore, di un personaggio importante della non violenza che è Gandhi, che già nel 1908 diceva dare la competenza, la conoscenza della lingua inglese a milioni di persone equivale a schiavizzarli, e dall'altra Churchill che tutto sommato è stato il latore di quella che è stata la politica di questi ultimi, di questo dopoguerra, no? Quando dice che il potere di dominare la lingua di un popolo dà molti più guadagni rispetto a quello di conquistarne il territorio o addirittura sopraffarli. E quindi parla chiaramente di imperio delle menti. È una cosa che noi sapevamo da tempo perché abbiamo conosciuto già come, ad esempio per i popoli indigeni, il fenomeno di conquista si sposta molto spesso dai territori geografici ai territori di elementi. In questo caso, nel momento in cui specie ci sono delle politiche chiaramente verso popoli con un'alta alfabetizzazione e soprattutto con poche materie prime, la politica angloamericana cambia e la prospettiva evidentemente diventa quella di farne utenti e consumatori del loro mercato. Questo è il gioco. Questo ci impedisce chiaramente di avere una Google europea, una Facebook europea e così via, perché non abbiamo una lingua federale europea e su questo c'è l'assenza. Ad est che cosa è successo? È successo quello che in realtà tutto sommato dopo 30 anni sta succedendo o è successo in Italia. Lì negli anni 50 erano tutti obbligati ad apprendere il russo, noi a partire dalla Moratti abbiamo obbligato tutti i nostri giovani ad apprendere unicamente la lingua inglese, perdendo la possibilità di apprendere anche altre lingue straniere, quindi una competenza umanistica rispetto a altre lingue ed altre culture. E, altro non vorrei dire, casomai mi riservo poi di aggiungere alcune delle cose in seguito. Comunque alla mia destra è Corrado Veneziano, Ulderico Pesce l'avete appena visto perché è entrato adesso, e chiaramente do la parola invece a Robert Philipson con le diapositive. Stavo pensando che non abbiamo mai pensato di mettere uno specchio lì perché noi che siamo da questa parte per vedere le diapositive
dobbiamo girarci o comunque avere un po' il collo storto, insomma, da questo punto di vista. Poi eventualmente io farei un po' in questo modo, se voi siete d'accordo, se qualcuno ha qualche idea migliore, siamo sempre apertissimi. Io farei dopo la chiusura, insomma, della presentazione di questo libro che vede l'edizione italiana curata dall'ERA, delle domande per chi evidentemente, perché suppongo che ci siano molte curiosità e che ciascuno di voi, nel momento in cui chiaramente è entrato in un sistema che è questo, difficilmente poi magari si era posto. Credo che il lavoro di Philipson sia quello anche di stimolare eventuali domande, quindi faremo questa prima fase poi con un'interruzione delle domande per poi invece aprire di nuovo il dibattito con gli interventi di Corrado e Ulderico per quanto riguarda invece quello che loro pensano non solo di quello che hanno ascoltato, ma anche di quello che si può fare, perché appunto non a caso dicevo che il teatro rimane una di quelle poche arti che ancora sono portatori di una, ma forse perché quelle sono anche quelle più vicine alla gente e quindi più portatori di dimensione sociale. Va bene, a voi la parola. Ecco, ok. Thank you, and it's a great pleasure to be here. It's wonderful that your association has translated my very long book into Italian and has made it possible to be with you today. And I would love to know, they're going to be Italian on the screen, and I'm going to speak English. I'm afraid I had 8 years of Latin, but none of Italian. So I'm going to speak my mother tongue, which is English, and Marco will add, synthesize, summarize for people who do not understand English. Could I just before we begin, how many people in the room understand everything I've said? The vast majority. That's very good. I mean, that's helpful at any rate. But the others have rights as well. Okay, yeah, fine. And I mean, I was asked to speak about why and how the United Kingdom and the USA decided to conquer the world linguistically. And I think we should start with Tacitus, who conquered my country, meaning England. And he wrote that the first inhabitants of Britain were, whether natives or immigrants, it remains obscure who they were. One must remember we, you Romans, are dealing with barbarians. That's me. And should I translate? I don't know. That's probably clear. I haven't added anything else. And actually, Tacitus had a very interesting analysis of what happened when his uncle, in charge of the administration of England, wrote that Agricola trained the sons of the chiefs in the liberal arts. The result was that in place of distaste for the Latin language came a passion to command it. In the same way, our national dress came into favor, and the toga was everywhere to be seen. And so the Britons, who of course spoke a Celtish language at that stage, meaning a language like Gaelic in Scotland or Welsh. And so the Britons were gradually led on to the amenities that make vice agreeable: arcades, baths, and sumptuous banquets. They spoke of such novelties as civilization, when really they were only a feature of enslavement. So what Tacitus is doing there is explaining the kind of colonized consciousness that there is among people who have assimilated the values of the colonizer, which is exactly what Gandhi is saying there about the way English leads to enslavement, the slavery of the mind. Dice che questo passo ovviamente fa capire bene la coscienza del colonizzato, che appunto si autocolonizza in un certo senso, ed è la stessa cosa che diceva Gandhi nella copertina, ossia che coloro che vengono colonizzati acquistano coscienza di essere colonizzati e quindi favoriscono questo processo. But if we look then at what happened in the United Kingdom, there was a law in 1536, the Act of Union with Wales, which basically subordinated
the people and the languages of Welsh to the rights, laws, customs, and speech of England. Since the English, whether government officials, religious reformers, or moralists, presume superior wisdom in matters associated with civility and politeness, it was thought prudent to ensure that a monoglot, meaning monolingual, Welsh people living in rude and dark corners of the land should become familiar with the language and mores of the civilizing English world. So there was a policy, even back in 1536, of colonizing Welsh people linguistically. And I won't read the next paragraph, which has to do with what happened in Wales and Scotland and Ireland, where there are differences in the effects of colonization there and differences in the way the languages have survived. The language is much stronger in Wales than it is in Scotland. Questo passo, il primo passo che ha letto in inglese Robert, implica già che c'era una politica di colonizzazione, ossia che bisognava già colonizzare il Galles a livello linguistico. Scusate, siccome va ricordato che questa roba in teoria dovrebbe andare anche per Radio Radicale, quindi io consiglierei di leggere anche l'italiano che sta lì eventualmente, in modo tale che non ci sia poi, perché altrimenti questi, cioè coloro che stanno qui logicamente non hanno problemi perché vedono, però quelli che ascoltano poi per radio, su Radio Radicale TV, questo dovrebbe andare bene, però chiaramente per chi sta in radio sarebbe meglio leggere. This meeting will also be on radio, so maybe I should read also the Italian text after you read the English one. But we lose time like that, which is one problem. Perdiamo tempo in questo modo, perdiamo tempo in questo modo. Troppo lungo? Perché faccio farlo sia in inglese che in italiano. Va bene, allora casomai lo doppiamo noi, dai, va bene. Okay. And I think if we look at the history of colonization, it's important to see the way Europeans took upon themselves the right to colonize the whole world. Dice che nel vedere la storia bisogna anche vedere come gli europei hanno vissuto questo processo di colonizzare tutto l'intero mondo. So that when John Locke wrote about property, he basically put this inspired by the Bible. God has commanded man, meaning people, to labor. He gave the use and title to the land, to the industrious and rational. And this means that the local people, the indigenous peoples of North America in this case, they have failed to labor. And again, I'm quoting here the text in italics. They are rich in land and poor in all the comforts of life and have not 1/100th part of the conveniences we enjoy. And a king of a large and fruitful territory there feeds, lodges, and is clothed, in other words, worse than a day laborer in England. So the justification for the oppression, extermination, or assimilation of the local people was that this was in conflict with the principles of the Bible. La giustificazione quindi dello sterminio, della colonizzazione o quantomeno dell'espropriazione delle terre di una popolazione veniva presa quindi dalla Bibbia. So, and the bottom half of the text, in the beginning all the world was America. The idea of America was empty space, and more so than it is now, for no such things as money was anywhere known, meaning that basically there was no financial economy. The fruits of labor can be converted into gold, silver, or money, serving to legitimate disproportionate and unequal possession of the earth. This inequality being tacitly but voluntary agreed on by society. So differences in income, in property, in wealth are justifiable if this is the result of people laboring and getting into a money economy. Le differenze quindi di proprietà dei beni, di ricchezza, sono giustificate dal fatto che le persone quindi lavorano e quindi sviluppano un'economia. And this means that the idea of terra nullius was unoccupied territory. And this is the way the Europeans occupied America, North America and Latin America, and Australia and New Zealand and other parts of the world.
E quindi l'idea di terra nullius era l'idea di una terra che non fosse occupata, ossia che fosse completamente libera, ed è questo poi il motivo che ha spinto gli europei a conquistare sia quelli che adesso sono gli Stati Uniti, l'Australia e la Nuova Zelanda. So that in the terms of John Locke, a very influential British philosopher, 1698, this was a process of global Americanization. Quindi, secondo le parole di John Locke del 1698, questi già erano i termini di un'americanizzazione globale. And if we go then to what happened in schools, we have here a philosopher and poet, Matthew Arnold, who was also the English inspector of schools. And he wrote the same kind of thing as in the law of 1536. Whatever encouragement individuals may think it desirable to give to the preservation of the Welsh language on grounds of philological or antiquarian interest, it must be the desire of a government to render its dominions as far as possible homogeneous and to break down barriers to the freest intercourse between the different parts of them. Sooner or later, the difference of language between Wales and England will probably be effaced, eliminated, as has happened with the difference of language between Cornwall and the rest of England. So there you have government policy of enforced monolingualism throughout England and Wales. Quindi questa è una politica governativa che impone il monolinguismo in Galles, in Cornovaglia, quindi il monolinguismo in tutta l'Inghilterra. And if we go to the United States, George Washington, back in the 1780s, was talking about the United States as a rising empire. And in 1786, he wrote that however unimportant America may be considered at present, there will assuredly come a day when this country will have some weight in the scale of empires. So the Americans were not only colonizing North America, they assumed that they had the right to be an empire in the sense in which it was understood in Europe, where already, I mean, the British at that stage were very big in India and had started with the Dutch in South Africa. Quindi già dai tempi di George Washington nel 1786 vediamo che i coloni americani che fondarono gli Stati Uniti d'America si sentivano già in diritto di diventare un impero inteso nel senso europeo del tempo, quindi un impero come quello che c'era, che poi si sviluppò in India dalla Gran Bretagna, o quello che avevano gli olandesi a livello coloniale. And this address, this speech by Washington, was read out in its entirety in Congress every February until the mid-1970s. So this says something about the way the internalization of American empire has been part of the fundamental thinking of Americans. Il fatto che questo discorso venisse proclamato al Congresso ogni anno fino alla metà degli anni 70 ci dice il modo in cui questi concetti sono stati interiorizzati poi a livello politico negli Stati Uniti. And this means that the second president of the United States, John Adams, he already said in Congress in the year 1780, English is destined to be in the next and succeeding centuries more generally the language of the world that Latin was in the last, or French in the present age. Well, you have the text on the screen. And this meant that in the British Empire, in India, we had a man who wrote the policy for education in India, Macaulay, writing in 1835 that the function of education in British India was to produce a class of persons, Indians in blood and color, English in taste, opinion, in morals, and in intellect. And of course, our intellect, our morals are superior to anyone else's. This is the way I was brought up in England in the 1950s. Nobody told me in school in the 1950s that the British Empire was ever going to change. Macaulay è colui che ha stabilito la politica dell'istruzione nell'impero coloniale indiano da parte della Gran Bretagna, e questa è la frase che lui dice riguardo alla funzione dell'istruzione, ossia di creare una classe di persone di sangue e colore indiano ma inglesi nei gusti, nelle opinioni e nell'intelletto.
e dice Philipson che questo è anche il modo in cui lui è cresciuto, ossia negli anni 50 questo era ciò che veniva poi insegnato nelle scuole britanniche. So basically what I'm saying then is that when it comes to language, we need to think of global, meaning American, and that global English, which a lot of people now talk about and write books about, it's not a reality. It's in fact, it's a project. It's something that some forces in the world wish to bring about. And this is in harmony with the principle, which has been part of the rhetoric of global expansion in the United States, of destiny, a manifest God-given destiny of Anglo-Saxon culture to spread around the world. And this was first articulated in 1830. And if you look at what Harry Truman, when devising what would happen after the end of fascism and Hitler and Mussolini had been defeated, the whole world should adopt the American system. The American system can survive in America only if it becomes a world system. Quello che cioè quello che è al giorno d'oggi la lingua globale viene identificata con l'America, quindi l'inglese però, ci dice Robert, non è in realtà una realtà effettiva, ma è un progetto, è un destino che il governo e lo Stato americano vede come un destino della propria nazione, un destino che gli viene dato da Dio, e questo già dal 1830 si ripercuote poi in tutta la politica degli Stati Uniti a partire anche dal 1947, ossia dopo che sono stati sconfitti tutti sconfitti i totalitarismi in Europa, nazismo e fascismo. Ancora il Presidente degli Stati Uniti dice che bisogna adottare un unico sistema, che è quello americano. Yeah, I won't go into this, but there are very good books now on the role of university people, academics, in legitimating globalization. And this is a fascinating book, which you have on the top of the screen there, describing the way the American academic world was incorporated into this global project. Questo libro, di cui vedete il titolo, descrive il modo in cui il mondo accademico americano è stato incorporato in questo progetto di impero globale. And if you go to the New American Century, you can go to their website. You have the project of people like Cheney, former vice president, Wolfowitz of the World Bank, Rumsfeld, the Pentagon minister. Their doctrine was made explicit long before 9/11. Their doctrine was public on their website, and this was analyzed in a Canadian magazine called Harper's Magazine. The plan is for the United States to rule the world. The overt theme is unilateralism, but it is ultimately a story of domination. It calls for the United States to maintain its overwhelming military superiority and prevent new rivals, meaning the Chinese or the Arabs, from rising up to challenge it on the world stage. It calls for dominion over friends, countries like Italy, Poland, and enemies alike. It says not that the United States must be more powerful or most powerful, but it must be absolutely powerful. Questo è un progetto del nuovo secolo americano, che si può trovare anche in un sito internet in cui viene spiegato, che è appunto questa dottrina di Cheney, che è stato ex vicepresidente di Wolfowitz della Banca Mondiale, e che è una dottrina che è stata formulata ben prima dell'11 settembre, la cui potete trovare insomma Yeah, thanks. So my feeling about the language policy then is that there has been a continuous expansion of English. There has been investment in the linguistic capital, and I'm using concepts from Pierre Bourdieu on capital, cultural capital, linguistic capital. There's been a lot of investment in it in the United States itself, and the United States is still a linguistically extremely diverse country, with the indigenous peoples and the immigrants in the country itself. It's not a monolingual country, far from it. Investment in linguistic capital in the British dominions meaning Canada, Australia, New Zealand, and so on, and the colonies meaning India, Kenya, Nigeria, and so on.
and massively in post-1945 Europe, including in the European Union, in showing that global elites all speak English. Of course, it's not true that all of them do, but this is the project. Il progetto che è quello di accumulare capitale linguistico e quindi di una continua espansione dell'inglese. Il capitale linguistico è un concetto che è stato sviluppato da Bourdieu e che quindi ci dice che occorre continuamente accumulare del capitale linguistico sia innanzitutto negli Stati Uniti, che sottolinea Philipson non sono affatto un paese multilingue ma sono un paese con tantissime lingue diverse, nei domini e nelle colonie britanniche, quando esistevano appunto, e soprattutto poi nell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, ossia un'accumulazione appunto di capitale linguistico e nel ruolo delle elite globali. Questo non è una cosa che poi si verifica automaticamente in tutti questi contesti, ma il progetto è appunto questo. And I think that the next question on the bottom of the screen now is what Signor Pagano was saying right at the beginning. What does this mean for Italy? Meaning, does English linguistic capital accumulation, does more of the accumulation of linguistic capital in English necessarily mean the dispossession of the linguistic capital of the Italians, the French, the Germans, and other groups? I asked the question, and I think that it's up to you people in your country to analyze whether this is the case or is not. It's a very open question. Questa domanda che troviamo in basso si riallaccia al discorso che faceva Giorgio Pagano all'inizio, ossia che cosa fare e in che situazione siamo di fronte. Questa accumulazione di capitale linguistico ci si chiede se necessariamente implichi poi l'espropriazione di capitale linguistico altrui, ossia se l'affermazione dell'inglese implica poi in Italia e in tutti gli stati europei una progressiva eliminazione delle lingue nazionali. Questa è una domanda che Philipson fa e che è aperta, alla quale dipende poi dai cittadini di ogni Stato nazionale dare una risposta. And I think it's an existential question for the theatre or for the media generally, because clearly this has to do with the fact that all cultures change, but why are they changing and how does change influence the authentic local cultural development and who is deciding on what changes are taking place? Questa è una domanda cruciale, una domanda esistenziale per molti ambiti, come sono appunto il teatro e tutti i media, e perché implica i cambiamenti culturali, perché questi cambiamenti culturali avvengano e come questi cambiamenti culturali influenzano poi le comunità locali, influenzano le lingue nazionali, ma anche le piccole comunità minoritarie. And there are many people in the academic world. Could I ask, how many people here are university lecturers, professors, and any university staff? Quante persone ci sono qui che fanno parte dell'università? Non understanding it well. Che lavorano, no, che sono professori, che sono personale No, universitario. they should be here, but they aren't. Dovrebbero essere qui. Yeah, okay. Go on. Okay. Because my example here is that there are many academics, especially from the United States and the United Kingdom, who basically regard the expansion of English as you see on the screen, the risultato della coincidenza di forze accidentali, meaning this is deeply irresponsible on the part of this, in this case, an American academic. Ci sono molti accademici, soprattutto statunitensi e britannici, che credono appunto che la scienza dell'inglese sia solo una coincidenza di forze accidentali, e questo secondo Philipson è un pensiero profondamente irresponsabile. And it's the same in the United Kingdom with David Crystal, who's a very influential writer. He has a mass readership. Again, it's the same argument. La stessa tesi viene sostenuta anche da David Crystal, che ha una enorme importanza nella linguistica inglese e sostiene la stessa tesi. And these linguists think they're being non or apolitical, whereas in fact, of course, they are very political. Queste tesi poi non sono solamente linguistiche, ma di fatto sono estremamente politiche.
And this means that, so far as I'm concerned, my analysis is that global English is in fact a myth, a normative project. It's a project which is trying to make norms, and it's spoken by an elite community. And this, again, is a technical argument from the social sciences. It's the way that elites imagine a particular cultural or political identity. Quindi secondo me l'inglese non è di fatto una realtà, come dicevamo prima, ma è appunto un mito, un progetto normativo, ossia un progetto che è destinato a creare delle norme ed è parlato da una comunità elitaria immaginata, ossia da un'elite che intende creare una nuova elite a propria immagine e somiglianza. And here's a wonderful example of the way assistance, aid to post-communist Europe took place, because you have here an American woman, Sandra McKay, who was appointed by the United Nations, ONU, on a project to develop the use of Latvian among Latvian residents in all domains of society. And if you remember, the Russian speakers in Latvia, same as in Estonia, were statistically very numerous when the communist world changed. Questo è un'altra, parla del sostegno, ossia degli aiuti internazionali. Questa specialista accademica statunitense è stata incaricata dall'ONU per appunto sviluppare l'uso del lettone tra i residenti in Lettonia in ogni ambito. Questo perché nei paesi post-comunisti il lettone era una lingua molto, molto utilizzata sia in Estonia che in Lettonia. And what the Estonians and Latvians wanted to do was to make sure that their language, which was suppressed by Soviet communism, should be a unifying language for everyone resident in the country. Quello che volevano i lettoni era che la propria lingua, che era stata oppressa durante il regime comunista, potesse diventare un collante per l'intera nazione lettone. So what the American specialist advised on behalf of the United Nations was, English will provide a natural medium in which Latvians and Russians can work to establish a new independent Latvia. And also, she wrote in the same way, English is opening Latvia to trade and commerce with the West, and she names particularly McDonald's and television films. So you there have the integration of a language argument, a normative project for English, with commercial interests. La soluzione che l'ONU attraverso questa specialista statunitense ha dato è ovviamente l'inglese. Quindi l'inglese sarà un mezzo naturale con il quale lettoni e russi potranno operare. Qui abbiamo poi ovviamente un intreccio fondamentale fra quella che è la questione linguistica e quella che poi è la questione commerciale, perché appunto l'inglese può aprire gli scambi alla Lettonia tramite soprattutto McDonald's e i film. So to me, this means that this is the gospel of corporate consumerism through the medium of English, which you have in pink on the screen. So what's happening in the European Union in particular? How is Europe being unified, which I think Mr. Pagano has already mentioned? What's taking place in the institutions of the European Union, meaning the Parliament, the Commission, the Council of Ministers, and so on? Well, you have the American ambassador in Denmark saying the most serious problem for the European Union is it has so many languages, this preventing real integration and development of the Union. Meaning the Americans want English to replace Italian and French and Spanish and all of those other unimportant languages. Il problema dell'Unione Europea, che è stato anticipato prima da Giorgio Pagano, viene enucleato qui e vediamo la dichiarazione dell'ambasciatore statunitense in Danimarca che ci fa capire appunto che in realtà gli Stati Uniti vorrebbero che sia l'inglese a rimpiazzare tutte le lingue nazionali che non sono più importanti, ossia spagnolo, inglese, spagnolo, italiano, tedesco e francese. And it's the same with the British Council, meaning representing British government interests. He's quoted in the Frankfurter Allgemeine Zeitung, and you have it on the screen. English should be the sole official language of the European Union. He probably meant the sole working language, but it's scandalous that an organization which is supposed to understand languages, they promote English, can make such an incredibly stupid proposal. Questa poi è la dichiarazione del British Council, che è un organismo che
protegge gli interessi e la diffusione della lingua inglese nel mondo, che fa appunto questa dichiarazione in cui dice l'inglese dovrebbe essere la sola lingua ufficiale dell'Unione Europea, molto probabilmente si sono dimenticati di dire la sola lingua di lavoro, la sola lingua funzionale dell'Unione Europea, però già il fatto che un organismo che si occupa di lingua e di diffusione della lingua faccia una dimenticanza, un errore di tale genere, è indicativo di come intendano essi la politica linguistica all'interno dell'Unione Europea. And here we have the thing that you have in Italian in this wonderful new translation of my book, quoting Winston Churchill, and you've already had it quoted to you. Well, you have both of those texts there. Clearly, Winston Churchill understood that power had shifted from the British Empire to the American Empire, and that the nature of control was changing. Control was changing much more to control of the mind instead of territories. Winston Churchill, di cui qua trovate le citazioni che sono anche nella copertina del libro appena tradotto, aveva capito che il potere stava passando dall'impero britannico a quello americano e che allo stesso tempo stava passando dal potere sui territori e sulle province al potere sulle menti. And we all know in this country that the European Union started with the Treaty of Rome in 1958. True? When did the idea for the European Union, European Economic Community, which it was called earlier, when did that all start? Well, what you have on the screen is an analysis which basically says that the process of European integration might never have come about had it not been imposed on Europe by the Americans. And another one, you have a book there writing about Eisenhower, Kennedy, and the United States of Europe. So that, in fact, planning for the common market of the European Union started in the 1940s, during the Second World War, in American think tanks. And people like Jean Monnet, one of the main founders of the idea of European integration, spent the war in the United States, and he was in very close contact with the political and corporate elite in the United States. And of course, I'm not saying that this is exclusively a negative project, European integration, far from it. There are obviously positive features to do with stopping the Europeans from fighting each other for centuries. But on the other hand, the material, the corporate, the economic side of it has been planned long before the Treaty of Rome. Sappiamo che l'Unione Europea è stata fondata col Trattato di Roma, ma vediamo qui che già in questo libro di Pascaline Winand, che si intitola Eisenhower, Kennedy e gli Stati Uniti d'Europa, ci rivela come sia stato un progetto che era già stato pensato dalle elite americane durante la guerra negli anni 40. Lo stesso Jean Monnet, che è uno dei primi teorici e fondatori dell'Unione Europea, ha passato parecchio tempo negli Stati Uniti ed è stato a contatto con queste elite statunitensi che già progettavano l'unificazione europea. Ovviamente con questo non intendo dire che sia solo un processo negativo, quello dell'unificazione europea, perché è nato con molti impulsi positivi, come quello di fermare la guerra tra le nazioni europee, però ciò che è significativo è poi il lato economico, ossia il lato economico che poi è stato fondamentalmente attuato per gli interessi statunitensi. I wonder how many of you know, in fact, that there is a summit meeting between the European Union and the United States every year, once a year, and that this has planned economic and political and foreign policy integration between the policies of the United States and the policies of the European Union. And I wonder how many citizens in the European Union know that this actually takes place. Probably very, very few actually realize that this is happening. E vorrei sapere quanti di voi e quanti poi dei cittadini europei sanno che si tiene ogni anno un vertice tra Unione Europea e Stati Uniti che ha come obiettivo quello di unire ed integrare le economie statunitensi con quella europea. Vorrei appunto sapere quanti di voi sanno questa cosa e sapere se lo sapessero tutti i cittadini europei che cosa succederebbe.
Okay. And this means that if one wishes to analyze language policy in a theoretically explicit way, I think it's helpful to look on everything I've been saying so far as instances of linguistic imperialism. And then one can identify the points you have there from 1 to 10 on the screen in front of you, which basically show in what way language policy integrates with culture, education, media, communication, economy, politics, and military, and so on. And this is fundamentally a question of injustice. It's to do with exploitation, with inequality between speakers of different languages and hierarchy. It's a structural thing, meaning more material resources and more investment in infrastructure and more investment in linguistic capital goes into some languages rather than others, nationally and internationally. It's also a question of ideology, of beliefs, of attitudes, of imagery, and it's a hegemonic process in the sense of Gramsci. It's very much something which basically we are conditioned into believing is normal and natural, and this is the way things are. I mean, this is something that has to be. But fundamentally, as I said earlier, this is a question of unequal rights for speakers of different languages. And when it comes to education systems, schools and universities, the issue then is whether the learning of foreign languages, and in this case English, is consolidating one or more languages at the expense of others, whether it is subtractive or whether it is in fact additive, whether you're expanding your linguistic repertoire or whether you're in fact reducing it. Because typically in colonies, English expanded at the expense of African languages or Indian languages. And I can see this as a form of linguicism, which is like sexism and racism. It's a question of hierarchies, with some being given privileges and the rest being held down. It's complicated. It's a question of both supply and demand, and it will always be contested and resisted. So all of these dimensions are what academics like myself need to bring into our analysis of linguistic imperialism. People have had the whole thing. Sì, questi sono semplicemente 10 punti con cui Philipson individua l'imperialismo linguistico e sono i temi con i quali gli accademici poi devono far riferimento, su cui devono far riferimento per cercare di indagare ed analizzare l'imperialismo linguistico. And if you think of examples, you have the way regional languages have been suppressed, like the Welsh in Wales, and the Kurds, the Kurdish people in Turkey at this moment, and in Iran now, and in Syria at the moment, but not the Kurds in Iraq, because they have regional autonomy in Iraqi Kurdistan. But I mean, until this point, the Kurdish languages have been suppressed. It's the same in colonial education, where you have promoted European languages and neglected local languages, African, Indian languages, and so on. The World Bank, the British Council, the Francophonie body tend to promote European languages only in post-colonial countries, third world countries. Another feature then is that Western models of education are regarded as being universally relevant, as being culturally neutral. Therefore, it is European models which should be exported to China, to the Arab world, throughout the world. Another dimension of this, of course, is the way the argumentation for English stresses that English is a lingua franca, and the implication of that is a lingua franca, well, it's people who are on a basis of equality, which in my opinion is fraudulent, because especially for me, I can use English with great simplicity. If you want to ask questions, I hope you'll debate things in a moment. I'm afraid I won't understand everything in your Italian. We have a wonderful interpreter here, and he's probably doing incredibly well, because he's actually translated 240 pages about all of these topics. So I'm very impressed. I'm very impressed by what Marco is doing as an interpreter as well as a translator.
But fundamentally, there's an unequal situation, unless for you, some of you, English is your main working language. It may be, it's probably not, though, in this context. But I mean, basically, lingua franca often has an ideal of equality, whereas in fact it's unequal. And of course, other things are that there are market forces which determine the hierarchies of EU languages. French used to be the biggest language at the top of the pyramid, and English has gradually climbed up to suppress French as well as Italian and all the other languages. And one of the ironies is that I come from England, which is famous for being a monolingual country. Very few people speak foreign languages where I come from, but we're the big experts on how people should learn English. It's big business for the British economy. Questi sono solo alcuni degli esempi di come l'imperialismo linguistico si attua, potete poi leggerli. Le cose più forse su cui vale la pena più soffermarsi è il fatto che l'inglese sia presentata come una lingua franca, cosa che ovviamente, come dice Robert, non può essere veritiera. Questo perché? Perché ovviamente se l'inglese viene parlato da un madrelingua, viene parlato in maniera molto semplice, sia a livello di esposizione, sia a livello di comprensione, mentre per coloro per cui non è la madrelingua diventa ovviamente molto più complicato. Quindi viene ovviamente venduto, commercializzato l'inglese come lingua franca, ma solo in una maniera fraudolenta, appunto, con una forza di inganno. Allo stesso tempo, è abbastanza strano il fatto che dal paese di cui è originario Philipson, ossia la Gran Bretagna, non sia un paese quasi esclusivamente monolingue, ossia dove non si studiano affatto o quasi per niente le lingue straniere, eppure, nonostante questo, i britannici sono coloro che si presentano come i migliori insegnanti di lingua straniera, di inglese come lingua straniera. So, if you look at the annual report of the British Council 1960, teaching the world English may appear not unlike an extension of the task which America faced in establishing English as a common national language among its own immigrant population. And as you know, immigrant populations in the United States keep the language for one generation, perhaps two, but they then become monolingual English speakers. So the idea then is to do the same worldwide, subtractive language learning. Questo è il rapporto annuale del British Council del 1960, che dice appunto che occorre insegnare l'inglese mondiale nello stesso modo con cui l'America stabilisce una lingua nazionale comune. Come avviene questo stabilire una lingua nazionale comune? Avviene tramite l'imposizione della lingua nazionale, per cui le popolazioni immigrate nell'arco di una, massimo 2 generazioni perdono la loro lingua originaria e diventano monolingue inglesi. Questo è quello che il British Council vorrebbe fare a livello mondiale, ossia insegnare l'inglese in maniera sottrattiva per imporre l'inglese e quindi lentamente far scomparire le lingue nazionali. And in addition to the integration of the European economies being planned in the 1940s, there was also a plan written in 1941 in a book called The Diffusion of English Culture Outside England, A Problem of Post-War Reconstruction, which basically wrote a policy document for a new career service which was needed to lay the foundations of a world language and culture based on our own, meaning based on the British language and culture. An army of linguistic missionaries, a central office in London from which teachers radiate all over the world. And I have to admit that I was commissioned into this army at the age of 22, as soon as I left university, as a missionary of global English. Questo è un altro esempio di come sia un progetto, quello di imporre la lingua inglese, questo libro che si intitola La diffusione della cultura inglese al di fuori dell'Inghilterra, un problema di ricostruzione del dopoguerra, in cui si dice appunto che bisogna trovare una nuova professione per gettare le fondamenta di una lingua e di una cultura mondiali che siano basate sulle nostre, ossia su quelle britanniche ovviamente. È curioso quello che dice Philipson, che a 22 anni anche lui fu reclutato in questo esercito di missionari linguistici per andare a insegnare l'inglese nel mondo. I have become more radical since then. Sono diventato molto più radicale da quell'epoca. Okay, and in fact, if you look at the American influence worldwide, American global military and technological dominance,
This, according to the director of the Center for Applied Linguistics in Washington, D.C., was greatly abetted by the expenditure of large amounts of government and private foundation funds in the period 1950 to 1970, perhaps the most ever spent in history, in support of the propagation of a language. And this means that the expansion of English has not been left to chance, it has been invested in. There has been investment in the linguistic capital of English. And you can see this if you look at my earlier book called Linguistic Imperialism, where I describe the role of the Ford Foundation, Rockefeller Foundation, Carnegie Foundation in promoting English worldwide. Anche questa frase implica il fatto che non è stato un caso, un accidente che l'inglese si stia imponendo nel mondo, ma che è stato investito nella sua diffusione e nel suo apprendimento mondiale. Questo potete anche capirlo meglio dal mio libro precedente, che è L'imperialismo linguistico del 1992, che studia anche il ruolo delle fondazioni nella propaganda di questo inglese, la fondazione Ford, la fondazione Rockefeller e quella Carnegie. Yeah, I think we jump over that one. We'll go to the next one. Yeah, sure. And there are very definite continuities between the way Macaulay in 1835 was promoting English, and people like me are doing it as well, like David Graddol. And if you look at the way Graddol, in a book called English Next India, analyzes what India needs, he fundamentally claims that the United Kingdom, British English language teaching, knows how to solve the language learning problems of India. He describes English not as a school subject, but as a basic skill like computer skills or numeracy. And he has incorrect information about the expansion of English in Europe. For instance, he writes that universities are replacing their languages by English in higher education. And this is not happening, in fact. So, I mean, he's incorrectly informing India about what's happening in Europe at the moment. And he's also claiming that there is one learning system, one paradigm, which is globally canonized, a monolingual paradigm in English learning. So he's basically using the same arguments in the year 2010 as were used by the colonialists in 1835. C'è una inquietante continuità fra il 1835 e gli scritti di Macaulay che abbiamo visto prima, che è colui che ha stabilito le politiche dell'istruzione nell'impero coloniale indiano, e quello che scrive Graddol nel suo libro English Next India, in cui parla di come l'inglese debba essere insegnato all'interno dell'India, e quindi addirittura fa diventare l'inglese come una competenza basilare, come può essere l'utilizzo del computer. Dice delle dichiarazioni false su come l'inglese viene insegnato in Europa, ossia dice che nelle università, per esempio, vengono rimpiazzate di fatto le lingue nazionali con l'inglese, e dice anche falsamente che c'è un paradigma monolingue globalmente canonizzato, ossia che c'è un metodo unico e globalmente accettato per l'apprendimento linguistico dell'inglese, cosa che ad oggi non esiste. Quindi vediamo che ripete sostanzialmente le tesi che venivano sostenute nel 1835. I think I'll jump over the examples because they're too detailed, but I have very clear analysis which shows that these big generalizations are in fact quite valid. And then I'll jump to this one where you can basically see that the British Council wants English to be present now in the italic words there, in every classroom, every office, and every home for the 1,300,000,000 people who live in India, which I think is sick, basically. Saltando le ultime 3 diapositive in cui si andava molto nel dettaglio fra i parallelismi fra Macaulay e Graddol, vediamo invece il rapporto del British Council, che è dell'anno 2009-2010, in cui si cita il libro di Graddol e si dice appunto che invece l'inglese dovrebbe essere portato in India in ogni classe, in ogni ufficio e in ogni casa. And clearly, this is partly financially motivated, because when the plan was already being discussed, the time Gordon Brown, as Prime Minister, went to China and India,
as soon as he became Prime Minister, the newspaper, The Sun, owned by Rupert Murdoch, the biggest circulation of newspapers in the whole of the United Kingdom, said basically Gordon Brown will pledge the export of the English language to the world and boost our economy by billions. Mr. Brown believes teaching English will quickly become one of Britain's biggest exports. It could add a staggering £50 billion a year to the UK economy by 2010. Vediamo che anche prima del rapporto annuale del British Council del 2009, già Gordon Brown, in questo articolo sul giornale The Sun, che è di proprietà di Rupert Murdoch, che è quindi uno dei più diffusi in tutto il Regno Unito, dice appunto che l'espansione dell'inglese, l'esportazione dell'inglese ha delle motivazioni sostanzialmente economiche, per cui si possono aggiungere 50 miliardi di sterline annui per insegnare l'inglese. I have a lot of examples about what's happening in the European Union situation, but I don't think I should talk about this any longer. I can answer questions on that. I would prefer really to stop at this point and to discuss with other people, everyone here, things that you think are important to raise. So at this point, I think I'll break off the paper and be happy to answer questions when you have some. Philipson dice che ha molti altri esempi riguardo alla situazione dell'Unione Europea, ma che preferisce fermarsi qui per sentire le domande e gli altri interventi. Ovviamente tutti sono invitati a porre delle domande di modo tale che possiamo poi continuare il dibattito in maniera più interattiva. Va bene, allora se preferite intanto saluto Pino Caruso che è arrivato e da questo punto di vista io manterrei un po', se ci sono domande intanto, che come vedete siamo di fronte quasi a una rivoluzione di tutto quello che in un qualche modo vi hanno insegnato di fatto, cioè l'operazione di colonizzazione in opera nel nostro paese, non solo in Europa, è una operazione pianificata. Che viene da lontano, la questione è oggi come approcciarsi e che cosa fare ovviamente per evitare la colonizzazione e non fare la fine di tanti popoli che ormai praticamente non esistono più, perché ci sono due modi per far fuori un popolo: il primo è quello di farlo fuori materialmente, cioè uccidere le persone, il genocidio vero e proprio; l'altro è il genocidio linguistico e culturale. Nel momento in cui in Italia tra 30 o 40 anni non si parlerà più italiano, di fatto non esisteranno più gli italiani e l'Italia sarà meramente un'entità geografica. Non so se nel frattempo è sceso anche il microfono, che possiamo passare tra le file. Intanto se c'è qualcuno che alza la mano e ha delle cose da chiedere a Robert, ben venga. Allora, intanto c'è il signore Stefano, il microfono. Un attimo. Vi pregherei comunque di dire il vostro nome, anche perché tutto quello che va per radio chiaramente non ha la possibilità di essere. Allora, il signore qui alla mia destra. Intanto se c'è qualcun altro, non siate timidi, come al solito. Ma io per fortuna ho portato qui la gente tosta. Ringrazio i partecipanti al convegno e dunque mi chiamo Gaetano Messina e volevo intervenire su questo dibattito. Vorrei prendere l'esperanto, quindi sono interessato a queste tematiche. Però ecco, per intervenire, rispondere un po' alle questioni, io non darei così per scontata la vittoria totale dell'inglese americano e della colonizzazione del mondo, perché nella colonizzazione intellettuale del mondo, in quanto proprio l'America ha il Ecco,
cavallo, ecco, no, l'avevi Sì, un enorme cavallo di Troia al suo interno, ed è la lingua ispanica che arriva attraverso il Messico. Tutti gli stati del Sun Belt, della costa, diciamo di sotto, Texas, New Mexico, la stessa California, fin quasi la California settentrionale, sono ormai subiscono una colonizzazione alla rovescia da parte della lingua spagnola. In Texas, quasi tutto il Texas è bilingue, e ci sono paesi in cui l'inglese è molto più parlato dell'inglese, c'è un bilinguismo dei cartelli, anche a Chicago ci sono 4 milioni circa di ispanofoni. E dal 1988 gli americani WASP, White Anglo-Saxon Protestant, non sono più la maggioranza della popolazione americana. Ecco, ho finito. Volevo sapere come vede questa lotta, questa rivincita dei non inglesi negli Stati Uniti. Se è ottimista o no, insomma. Yeah, okay. Yeah, but you're quite right. I mean, there are 40 million people for whom Spanish is the dominant language in the United States, and clearly the population is changing. But that's exactly why there's now a big ideological conflict between the European white population and a more diverse Latin American and black population. And these things are very unsure at the moment. And clearly the Spanish speakers vote so that their interests are very powerful. And there's a lot of media now in Spanish as well. But this is very much something which the dominant traditional elite is trying to resist by legal measures, English-only legislation, which they are attempting to impose. I think that it's a very complicated issue, and it's a very different one from what's happening in Europe, I think. What could happen in changes in Latin America, in countries like Brazil, in Bolivia, and so on, is that American dominance is being challenged externally as well as in some ways internally within the United States. But then if you can't go to university and study in Spanish in the United States at the moment. And clearly the whole business of the agricultural population being Spanish-speaking people who may or may not be legally there means that there are very inhuman problems in relation to the Spanish-speaking population, which the government would like to ignore, but they can't. And there are no easy solutions in the United States, which is why it's actually a very divided country. And in general, the American working class and the American middle class has been going down in terms of the economy for the last 30 years. Until 30 years ago, they were going up. And now they're going down, and the 1% is getting richer and richer, so that there are very, very many inequalities in America which are fundamentally unjust, and which mean that it's a very unsure kind of society as well, because what's happening on the streets of New York and many other cities now is a sign that some people have had enough and they want to change things. And how this will work through, nobody knows. People voted for Obama thinking that he would change some things, and he has changed nothing, externally or internally. And this means that the elites in America are out of touch with what the vast majority of ordinary people in America want in terms of a decent life. Dice che in effetti è vero che 40 milioni di persone negli Stati Uniti parlano la lingua spagnola, ma c'è all'interno degli Stati Uniti proprio per questo un forte conflitto ideologico fra la popolazione WASP, la popolazione bianca, e le popolazioni nere, le popolazioni ispaniche. Ciò che è dominante ovviamente ancora è la tradizione inglese, ma c'è
un'elite, soprattutto a livello economico e politico statunitense, che cerca di resistere comunque a questa invasione, tra virgolette, invasione dello spagnolo, soprattutto a livello legale, ossia con leggi che sono a favore esclusivo dell'inglese, per cui non esistono ovviamente ancora università, per esempio, dove si possono frequentare dei corsi non in inglese ma in spagnolo, dove determinate autorizzazioni anche per i lavoratori vengono date solo ed esclusivamente in inglese. Ciò è molto differente da ciò che accade in Europa. Questo dove invece l'inglese viene introdotto in stati dove non è appunto la lingua nazionale. Il governo degli Stati Uniti vorrebbe ignorare questo problema cercando di mantenere il predominio inglese, ma ovviamente è un problema che non può essere ignorato tutto questo. Ci sono ovviamente delle discrepanze sostanziali, oltre che a livello linguistico, anche a livello sociale nella società americana, ossia la classe dei lavoratori e la classe media, mentre negli scorsi decenni stava risalendo a livello sociale, risalendo alla piramide sociale a livello economico comunque, negli ultimi anni sta di nuovo soffrendo una grossa crisi e quindi c'è l'1% della popolazione statunitense che continua ad arricchirsi mentre tutti gli altri si stanno impoverendo. Questo ovviamente è un problema di disuguaglianza, oltre che linguistica, sociale, che crea una società fondamentalmente ingiusta e insicura. Ovviamente è un problema anche dal punto di vista elettorale per le elite americane, proprio perché ovviamente gli ispanici votano e quindi anche la vittoria di Obama è stata indicativa da questo punto di vista di una voglia di cambiamento della società che però non ha portato a nessun cambiamento. Quindi da questo punto di vista non si sa come andrà a finire, ma sicuramente sono indicative sia le elezioni di Obama, che però non ha dato nessun frutto, sia il fatto che comunque per le strade di New York si vedono già delle lotte sociali molto forti ormai da svariati mesi. Scusa, aggiungo anche un'altra cosa però, se tieni conto di quello che sta accadendo in Europa, dove c'è la Spagna, sul brevetto europeo, quello che sta passando e che è quasi passato, al di là di Spagna e Italia che tentano di resistere, di fare un'operazione dove però non sono credibili, perché se tu nel tuo paese sei il primo a imporre l'inglese come unica lingua, poi non sei credibile nei confronti delle istituzioni europee. Pertanto il fatto che invece stia passando per il brevetto europeo, e quindi stiamo parlando ovviamente di economia e di quella che riguarda l'affermazione di logiche che hanno a che fare con il futuro, si brevetta ciò che evidentemente si pensa nel futuro abbia una sua utilità e dalla quale si aspetta un ternoconto economico. Il fatto che lo spagnolo e l'italiano, ma direi che lo spagnolo la dice già grossa, non sia entrata tra le tre lingue, che sono inglese, francese e tedesco. Tra l'altro si tenga conto che la Gran Bretagna non fa parte nemmeno del sistema euro e quindi la questione del brevetto, per dire in inglese, evidentemente che tra l'altro passa attraverso una moneta che è la sterlina, non certo attraverso l'euro, implica chiaramente una discrepanza laddove la Spagna è uno dei paesi certamente più importanti dell'intera Unione Europea, quindi il sistema di vizio credo che sia ancora più palese. Quindi c'è una necessità, secondo noi, di un vero e proprio risorgimento europeo che marchi, così come il risorgimento italiano, la nuova dimensione di un pensiero europeo tout court, piuttosto che un pensare il pensiero che altri pensano. Chi porta il microfono laggiù? Un giovane. Grazie, io sono Giovanni Lombardi, mi interesso di semiologia, che è detto in poche parole quello che ci diciamo qui in tanti modi diversi per arrivare a un risultato. Il risultato è in relazione alla grande crisi che tutto il pianeta sta subendo e che ognuno di noi vive in un certo modo per come può partecipare a resistere a questa omologazione egemone della lingua inglese nel mondo. Evidentemente è un'omologazione che deriva, come è chiaro, credo a tutti, dal mercato, dalle economie, dalla trasformazione dei mezzi, dei fattori di produzione che tendono
a restituire motivazioni che sono poi di immagine attraverso l'informatica. L'informazione automatica crea un diritto al soggetto, al singolo, di recuperare un tempo che sta perdendo nella virtualità e nelle accelerazioni dei tempi. Quindi è chiaro che Ciò l'inglese... premesso, È chiaro che l'inglese, io sto facendo una proposizione ed una no, Giovanni, io preferirei provocazione delle domande limitata. secche, La perché domanda è altrimenti legata alla andiamo trasformazione, avanti. scusami Giorgio, la domanda è legata a come facciamo noi a intervenire perché si è ritardata questa e disarticolare le egemonie della lingua inglese. Si parte dal mercato, si parte dall'economia, si parte da tutti quei fattori che non possiamo evidentemente che esaminare globalmente. Beh, domanda La estremamente pratica. domanda semplice, che ha già una risposta nella presenza di tutte le persone che stanno qui, che cercano di restituire una loro individualità culturale in un rapporto di culture tra l'egemonia della trasformazione attraverso la lingua inglese di mercato e la possibilità di mantenere localmente una tradizione culturale che può affrontare questo cambiamento, perché è chiaro che nel mondo le cose cambieranno, ma devono cambiare dal fondo. Quindi la mia domanda è relativa al fatto come può la cultura stabilire dei valori di resistenza all'egemonia inglese attraverso i paesetti dove si fanno le tradizioni locali, dove intervengono gli esperantisti che però hanno le tradizioni anche della vita che possono poi creare non degli argini ma dei cambiamenti e dialogo che restituiscono la dignità a ciascuno di noi come persone omologati. Voglio dire una cosa sciocca, nel secondo principio della termodinamica c'è l'entropia che sta schiacciando tutti. Questo è un problema di fondo generale e quindi sono molto lieto di partecipare dando un contributo vasto che però deve essere riempito da tutte le volontà che qui esprimete. Grazie. Pronto. Allora Robert, la domanda è semplice, vale a dire come secondo te possiamo opporre resistenza alla colonizzazione e non fare la fine dei Sioux, dei Navajo, eccetera, eccetera. I'd like to make 2 points. One is that in the north of Europe, meaning in the Scandinavian countries and in Finland, there has been worry expressed in the political world for 15 years about the invasion of Hollywood and the English language. The first point, il primo punto che voglio dire due cose. Il primo è che nei paesi scandinavi ci sono già stati da tanti anni delle preoccupazioni, anche dei provvedimenti politici presi proprio per contrastare questa colonizzazione, per contrastare l'invasione fondamentalmente di Hollywood, della lingua di Hollywood. And this means that, for instance, universities now in Denmark, where I live, all universities have an obligation to graduate students who can function well in the national language and in an international language, which mostly means English, but could mean Spanish or Chinese or some other language. Questo per esempio significa che in Danimarca, dove io vivo, c'è una legge che dice che le università devono essere in grado di laureare studenti che siano in grado di lavorare nella propria lingua nazionale e in un'altra lingua nazionale che in un'altra lingua internazionale, che nella maggior parte dei casi è l'inglese, ma che potrebbe essere anche un'altra lingua. And this is a problem because all universities now are involved in European integration, and it's actually called the Bologna process, which some of you may have heard of. It means that there has been a plan since 1999 to integrate higher education and research throughout Europe, and in fact it means now with 47 countries. It's not only the European Union, but the idea is to harmonize higher education and research in 47 countries. C'è stato un progetto di unificazione del sistema dell'istruzione superiore europeo che prende il nome di Processo di Bologna del 1999. In realtà non è solo europeo perché prevede l'integrazione di 47 paesi
e l'obiettivo è di armonizzare e di rendere ugualmente funzionanti e interscambiabili i sistemi di ricerca e di istruzione superiore di questi 47 paesi. And what this means, if you look very carefully at the policies as these have evolved, because the ministers of higher education meet every 2 years, is that you can see that the market forces that there are in the whole process means that internationalization, especially at the master's level and PhD level, means English medium education. It means English at the expense of German, French, Spanish, Italian, and so on. So that the pressures, on the one hand, in countries in the north are to maintain national languages, and this I think is important for the whole of Europe, but the pressures from the European Union are in fact to increase the strength of English. There's a tension there between these two goals. Da questo processo di Bologna sono scaturiti degli incontri fra i ministri dell'istruzione biennali, nei quali però si è individuato il fatto che in realtà tutte le università europee sostanzialmente funzionano in inglese soprattutto ad alti livelli, ossia soprattutto a livello di master e dottorati, e quindi si cerca di soprattutto nei paesi nordici, ma è una cosa che bisognerebbe fare in tutta Europa, di salvaguardare innanzitutto le lingue nazionali. Questo per quanto riguarda la situazione all'interno dell'Unione Europea, mentre per quanto riguarda invece le relazioni dell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione, vediamo che in realtà è sostanzialmente l'inglese la lingua che si vuole far figurare come lingua dell'Unione per le relazioni esterne. And this relates to the second point that I wanted to make, which is that it's only possible to have a high level of proficiency in English at university if school education in English has been successful. And it is more successful in the Netherlands, parts of Germany, and in Scandinavia than it is anywhere in Southern Europe. And this means that one reason why English is learnt better in those countries is because of Hollywood. It's because a lot of what there is on television, a lot of youth culture, a lot of the internet and so on, is in the original English language with subtitles in the local language. So if you want to improve the proficiency in Italian schools in learning English, you would need to change the policy in the media, but you would need to do two things, ideally. You would need to partly have exposure to the original language, but you would also need to make sure that it's not only Hollywood. And this is a big problem because clearly the younger it's nice to see young people here. I think it's very good that young people are interested in language issues. But young people are exposed to so much American Hollywoodized culture that they are under massive pressure from that. And this means that the European Union cannot do much about it because it has no budget for culture. And until the Maastricht Treaty in 1992, education, language, and culture were national prerogatives. You were not supposed in Brussels to have anything to do with internationalization of whatever sort. So that there's also a big problem there. And this means that young people are, especially in the north of Europe, massively exposed to Hollywood. But instead of learning about your partners in other parts of Europe, you only learn about Hollywood. So that again, there are huge cultural policy issues to do with what there is in the national television chain, in the cinemas, and in schools, irrespective of specifically what goes on in the way of language learning classes. Sorry, that was rather long. Quello che perché i paesi nordici funzionano e riescono a laureare degli studenti ad alto livello di inglese, perché ovviamente il sistema dell'apprendimento dell'inglese comincia molto prima, comincia nelle scuole, questo è il motivo fondamentale, ma anche perché c'è una fortissima esposizione nei paesi nordici, Scandinavia, ma anche in Olanda e in Germania, alla lingua originale, ossia alla cultura di Hollywood. Questo ovviamente implica una colonizzazione, soprattutto a livello giovanile.
L'Unione Europea da questo punto di vista, col Trattato di Maastricht del 1992, ha dato all'istruzione delle prerogative nazionali, ossia non c'è un progetto comune dell'istruzione inferiore europea. E questo cosa vuol dire? Che per avere una migliore competenza in inglese occorre cambiare anche il sistema mediatico, anche il sistema scolastico. Il punto fondamentale però è che cambiando il sistema mediatico quello che si ottiene è solamente un'esposizione alla cultura di Hollywood e non tanto uno scambio interculturale con altre parti del pianeta o con altri giovani che possono essere competenti in inglese in altre zone del mondo, ma solamente una cultura calata dall'alto che è quella di Hollywood e che è quello che sta succedendo ai giovani della gran parte d'Europa. Bene, scusate, io interromperei un attimo perché tanto Robert rimane qui, dorme qui, tranquillo, quindi ce lo possiamo godere al massimo. Mentre invece c'è Ulderico che debutta questa sera in un teatro qui di Roma e chiaramente ci ha fatto la grande cortesia di essere presente e da questo punto di vista preferirei quindi che facessimo invece un giro tra gli ospiti che sono venuti qui a commentare anche questo importante libro. Noi abbiamo, non a caso l'abbiamo pubblicizzato come libro evento perché in realtà finalmente dà una rappresentazione di quella che è la pianificazione della colonizzazione linguistica inglese e quindi smontano quello che è un mito che tutti gli altri in modo falso, menzognero, stanno alimentando. Tra l'altro defraudando noi e voi della nostra cultura, delle nostre tradizioni, ma imponendo anche un sistema poi editoriale che riguarda anche i punteggi per ricercatori, eccetera, eccetera, notevolissimo. Di questo parleremo anche dopo, ma adesso vi interrompo perché vorrei veramente finalmente un commento da Ulderico che vive, tra virgolette, la strada o le strade d'Italia, anche perché lui fa un teatro di forte impegno sociale e molto spesso riesce a mettere contemporaneamente, a fare contemporaneamente sia un'operazione sociale, molto spesso, vero Ulderico, anche di raccolte firme su alcune problematiche molto forti che ci sono in particolare nel sud Italia e invece a coniugare anche la parte teatrale e magari ti prego di dire anche che cosa, con che cosa debutti oggi a Roma e dove. Grazie. Allora, visto che mi fa piacere dirlo, ho anche pensato come fare a dirlo e non sembrare maleducato. Debutto al Teatro Ambra Garbatella, alla Garbatella, con uno spettacolo che si chiama Asso di Monnezza e parla dell'immondizia, dei traffici illeciti di rifiuti, della discarica di Malagrotta e di quanto avviene soprattutto nel Lazio, in Campania e in varie altre parti d'Italia. Poi la settimana successiva recito un altro lavoro che si chiama Fiato sul collo e che descrive la vita di due operai della Fiat di Melfi, che cosa significa lavorare in una fabbrica metalmeccanica, la lotta che c'è stata a Melfi e quant'altro, i finanziamenti a fondo perduto avuti dalla Fiat e poi l'ultimo lavoro è sull'amianto, si chiama A come amianto e descrive il problema dell'amianto in Italia. Partendo proprio dalla Scala di Milano, dove il siparista che apriva e chiudeva il sipario di amianto, il sipario fino al 1992, è morto di mesotelioma pleurico, e pensare che il siparista della Scala di Milano in Italia arriva a morire di mesotelioma pleurico è una cosa imbarazzante. E poi parlo del velodromo di Roma, il velodromo all'Eur, che è saltato il 24 luglio del 2008. Vabbè, scusatemi, venite a teatro e vedete sta roba. Rispetto al problema di cui ci occupiamo stasera, sono sul serio molto... Ti posso dire, sta fermo con sta penna? Mi devi perdonare, ma soffro di nervi. Sto rumore è inutile per giunta. Non produce nulla. Se non il mio nervosismo. Gesù mio, mi sento un tormento, non lo sento nelle vene. Allora voglio innanzitutto chiarire che non parlo Sequestra il presidente. non parlo una parola di inglese, proprio zero assoluto. Non per Beh, vabbè, non è che è una cosa che mi fa onore.
So pure però defraudato di tante opportunità. Però ciò non toglie che per esempio ho fatto dei viaggi anche per lavoro, sono stato in Russia, negli Stati Uniti non, forse lo sentono e non mi chiamano, né in Inghilterra. Il Sud America l'ho fatto tutto e ho sperimentato. Russo. Russo, sì, appunto, parlo russo, ma non Vabbè, parlo. dillo, no? Parlo russo, ma non parlo inglese, quindi non serve a niente il russo. Allora, la cosa è che ho sondato sulla mia pelle che andando in giro uso una sorta di Gramlow, cioè per farmi capire che devo andare a mangiare, che devo dormire, una sorta di lingua inventata che si poggia prevalentemente sul mio dialetto. Io sono lucano, quindi sul dialetto lucano, e però la gente mi capiva. Anche in aeroporto, quando stai per perdere un aereo, le persone in qualche modo mi comprendevano. Quindi, senza parlare l'inglese, ho letto il libro che mi ha fatto avere Giorgio Pagano e quindi un po' di cose le ho intuite perché le avevo già lette, ma non ho capito nulla della relazione che ha fatto Robert. Tanto che a un certo punto ho alzato lo sguardo e ho guardato là sopra e ho visto sviluppare l'uso del lettone tra i residenti in Lettonia. E poiché non c'era l'accento sul lettone, ho letto sviluppare l'uso del lettone tra i residenti in Lettonia. Dico Gesù Cristo, ma ho sbagliato conferenza. Vogliono dormire tutti nel lettone in Lettonia. Insomma, io credo che poi una discussione così, no, vada portata al particolare, cioè proprio all'individuale, no? Io sono nato in un piccolo paese della Basilicata, si chiama Rivello il mio paesino, e tra noi pensate che lottavamo su quale dialetto, cioè perché il quartiere di sopra parla un dialetto leggermente diverso dal quartiere di sotto. 1200 abitanti. Quindi le tradizioni religiose dell'uno erano contrarie alle tradizioni religiose dell'altro. Il venerdì santo che ci univamo nel centro del paese, che uno portava la Madonna e l'altro Cristo, quando ci incontravamo in piazza era un odio tra compaesani perché parlavamo e parliamo tuttora un dialetto che è assolutamente diverso. Immaginate in Basilicata o in Sicilia o da tutte le parti, oppure nel Lazio, no, nel Lazio un po' meno. Quanto è diverso il dialetto, basta che ti muovi di 7-8 chilometri e ci sono campanilismi molto forti. In Italia siamo molto agguerriti a difendere l'identità, proprio l'identità dei paesi. Ora, io mi sono accorto, anche occupandomi di questo problema con Giorgio da parecchi anni, che la lingua in qualche modo è un collante di una comunità. La mia comunità si identifica in quella lingua, in quel dialetto. Ora, noi dobbiamo pensare che il collante d'Italia, il nostro collante, è stato innanzitutto linguistico, perché Dante Alighieri, a cavallo tra il 2 e il 300, ha stabilito, parlava una lingua, è riuscito a comunicarla e quella lingua è stato l'atto primario di unificazione della nostra terra. Cioè la nostra unificazione è avvenuta prima di tutto con la lingua e poi nel 1861-62, secondo me ancora non c'è, un'unità politica, un'unità politica o politico-amministrativa. Ragion per cui il tema che trattiamo stasera è di un'importanza inaudita. Sento sulla mia pelle che stiamo trattando un problema primario per la vita futura. Ora, se la comunità si regge su una cultura, appunto su una lingua, pensate che a pochissimi metri, a pochissimi chilometri di distanza dal mio paese di origine c'è una comunità Arbresh. Nel 1300 queste persone arrivano in Italia dal Arbresh albanesi, tipo Piana degli Albanesi in Sicilia. Gli albanesi che partirono nel 1300 arrivarono in Italia, in alcuni paesi della Sicilia, della Calabria, della Basilicata, della Puglia, si stanziarono e ancora oggi parlano l'Arbresh. E non è contaminata questa lingua, tanto che gli antropologi albanesi partono dall'Albania per venire a studiare la loro antica identità in Basilicata o in Sicilia.
E allora la lingua mantenuta a San Paolo albanese significa che una comunità si è mantenuta con le sue tradizioni e la sua cultura. Andateci a San Paolo albanese, vedrete per esempio un popolo che coltiva coltiva la ginestra, che è selvatica, ma loro arrivano a organizzare la produzione della ginestra, la lavorano, la ginestra, e fanno tessuti di ginestra. Con questo che voglio dire? Voglio dire che hanno mantenuto una tipicità del 1300, hanno mantenuto i loro canti, le loro tradizioni canore, il loro rito greco-bizantino. E allora dietro una lingua poi c'è anche una cultura che si mantiene. Attenzione, perché questo strapotere dell'inglese, come dice molto bene Robert nel suo libro, può portare all'annientamento non solo linguistico, ma culturale, che è di una pericolosità estrema. Cioè significa che da un punto di vista linguistico diventiamo tutti McDonald's, da un punto di vista culturale diventiamo tutti McDonald's, e la nostra grande ricchezza che posa le sue radici nella storia della cultura europea viene del tutto annullata. C'è una frase che mi ha colpito molto nel libro di Robert, quando parla di Singapore. Singapore è stata colonizzata e lui dice che dopo 40 anni di indipendenza è stata colonizzata. Singapore poi da 40 anni ha conquistato la sua indipendenza. Ebbene, ancora oggi la prima lingua a Singapore non è la lingua del luogo, ma è una lingua dei colonizzatori. E allora che significa? Significa che questi colonizzatori hanno distrutto l'identità culturale di questa gente. Ora non vi deve sembrare esagerata la frase che sto per dire, sono facilitato anche dal fatto che non parlo una parola d'inglese, ma io sento molto, da tutti i punti di vista, l'occupazione, un'occupazione linguistica, culturale, da parte dell'Inghilterra e da parte degli Stati Uniti d'America. È un'occupazione che uno può accettare o può non accettare. Io non l'accetto e sono molto dubitativo su questi processi che stiamo strutturando, perché c'è dietro l'arroganza di un popolo colonizzatore che fa poche cose. Innanzitutto ti saccheggia le risorse, perché generalmente queste persone si sono mossi e si continuano a muovere perché in qualche posto c'è qualcosa da sfruttare. Saccheggia le materie prime, l'oro, il petrolio o quant'altro. Poi ti impone una propria lingua e imponendoti una propria lingua ti prosciuga la tua identità culturale, quindi le tue tradizioni e quant'altro. Cioè, in parole povere, con questi piccoli processi, un paese colonizzatore ti schiavizza, togliendoti tutte queste cose, ti schiavizza, occupandoti ti schiavizza, ti toglie l'opportunità di continuare a vivere seguendo l'identità del tuo paese d'appartenenza. E oggi io sento che c'è un'occupazione in atto e mi sento un occupato, perché l'occupazione non è soltanto militare. Guardate, poiché detengono i mass media, la maggior parte di noi non se ne accorge, perché usano la vasellina, per usare un termine brutale, la vasellina per infinocchiarci. C'è un'occupazione che fa parte, che va dall'abbigliamento, come ci si veste, come ci si deve vestire, chi lo decide, il cinema, l'abbigliamento, i sistemi di comunicazione, le nuove tecnologie informatiche, perché non parlando inglese, la prima battaglia che devo fare appena mi compro un computer è passare dalla lingua inglese all'italiana, che è un procedimento che devo fare in inglese però, e quindi devo andare da qualcuno che conosce l'inglese. Il cibo, c'è una colonizzazione anche strutturata sul cibo, non si ama più la differenza, non si ama più andare a trovare l'identità di un prodotto,
ci si avvia verso una semplificazione anche dell'utilizzazione del cibo. Vedete, per il Teatro di Roma porterò in scena il 23 e il 24 il 3 e 4 dicembre 4 Bella Monaca, Medea. Lo sto preparando proprio ora. Medea è la storia del primo atto colonizzativo da parte documentata nella storia dell'Occidente, perché Giasone parte con una nave e va a prendersi in Colchide dell'oro. Il vello d'oro è una stronzata colossale. Apollonio Rodio scrive, descrivendo la Colchide, che è ricca di miniere, di materie prime, oro e vario altro rame che Giasone va a sfruttare. Si porta Medea in Occidente, attenzione, nel testo c'è scritto oi barbaroi, cioè quella è gente che non parla la nostra lingua. Tutti coloro i quali hanno trattato questo mito, nessuno fa parlare la lingua di Medea originale. Cioè quella arriva con una nave, l'indomani già parla greco. Allora mi sto sforzando in ogni modo di recuperare, quando lei poi va via, perché Giasone ovviamente corrotto com'è la tradisce con la figlia del re e ne approfitta per diventare re, in quel momento devo trovare un sistema di rifiuto della lingua del colonizzatore per un recupero della sua lingua, che per giunta è andata totalmente perduta, perché la lingua che si parlava in Colchide nel VI-V secolo a.C. non esiste più, perché sono state così tante le invasioni culturali, coloniali, linguistiche, che hanno distrutto quella lingua. Oggi c'è una piccola comunità che parla la lingua dell'antica Colchide, che sono quelli della spedizione di Giasone che si sono fermati e hanno fondato una comunità che è rimasta integra, e quei greci hanno conservato la lingua della Colchide, che è bizzarra, però vedete quanto è importante la lingua. La lingua. Ora, io ritengo che noi dobbiamo dire no a una lingua di un popolo forte che riesce a imporre la propria sovranità linguistica. Esiste una lingua tecnica, una lingua inventata, che è l'esperanto, una lingua che non appartiene a nessuno e a tutti. Utilizziamo quella. Utilizziamo una lingua tecnica che è facilissimo farla, impararla, e che potrebbe rappresentare un'equità, un desiderio di giustizia linguistica, perché usare l'esperanto, usare una lingua tecnica quando apri un computer o quando vai a cinema e vedi una cosa che non appartiene alla tua terra, bene, significa in qualche modo non essere posseduto e non cedere la propria dignità linguistica e culturale. Ovviamente il problema è di tipo politico ed è la politica che deve cominciarsi a occupare di questi problemi. Invece oggi la politica si occupa solo delle invasioni delle basi militari, ma non si occupa di lingua, anche perché fa comodo, perché tutti i governi, compreso il governo italiano, almeno dagli anni 50 è affiliato ai poteri forti che arrivano dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra. Io non credo che la nostra libertà governativa di questi 50 anni sia autonoma rispetto all'Inghilterra e agli Stati Uniti. Basta vedere com'è finito Moro, basta documentarsi. Basta vedere com'è finito con Moro, con Ustica e in tanti altri casi. Finisco ripetendo ancora una volta una frase del libro che mi ha colpito, e questa la voglio dire ai più scettici. Considerare apolitico l'uso di una lingua è un atto politico. Considerare apolitico l'uso di una lingua è un atto politico, e i giovani vedono come moderno tutto ciò che arriva da fuori, soprattutto quelli che non hanno cognizioni, che non hanno stabilito gli assi cartesiani
per poter vivere. Ragion per cui noi dobbiamo fare in modo che nel senso comune dobbiamo cominciare a considerare politica la scelta linguistica e fare in modo che ce la scegliamo noi e che anche i partiti possano mettere e i movimenti possano mettere nel loro paradigma quando si candidano alle elezioni, per esempio, l'utilizzazione dell'esperanto. Potrebbe essere un nuovo modo per cominciare a parlare di queste tematiche e nello stesso tempo la politica, e chiudo, dovrebbe in ogni modo irrobustire tutte le diversità culturali. Andiamo verso la globalizzazione del gusto, dal cibo alla cultura, alla letteratura, alla storia, alla lingua. E invece dobbiamo andare verso lo sviluppo delle identità, tutte le identità, sviluppate e condivise in un multiculturalismo. Per fare questo, le tante identità sviluppate devono comunicare tra loro attraverso una lingua tecnica, l'esperanto, che non appartiene a nessuno e andrà ad appartenere a tutti. Bene, grazie Ulderico. Sei autorizzato anche ad andare a teatro? Mi sento almeno un intervento. Ah, vabbè, allora ti faccio sentire quello di Pino Caruso che freme per dire le sue, anche perché da tempo anche lui sta elaborando diverse cognizioni, no, rispetto a questa invasione. No, io intanto chiedo scusa ai colleghi, perché qua siamo tutti colleghi, ho scoperto, Più o meno, un po' per essere arrivato in ritardo, un po' perché sto parlando prima di loro, ma ho lasciato un impegno che devo tornare a rispettare. Vedi, la cosa più grave che tu hai detto è che a un certo momento ti sei quasi vergognato di non parlare inglese. Ora, la tragedia non è non parlare inglese, ma vergognarsi di non parlarlo. Questa è la vera tragedia. Io sono preoccupato intanto cercherò di dire, magari non ci riuscirò, cose che sono state già dette, di ripeterle, perché lui è stato esauriente. Io vorrei vedere la cosa non dal punto di vista dell'aggressore, ma dell'invasore, ma dal punto di vista dell'invaso, perché l'aggressore fa il suo mestiere, che è quello di aggredire. L'invaso non può fare il mestiere della vittima. È qui il problema. Io sono molto preoccupato perché fra qualche anno probabilmente nessun italiano potrà leggere la Divina Commedia in italiano, ma la dovrà leggere in inglese. Sono preoccupato perché questa americanizzazione del peggio, perché non è tanto l'Inghilterra quanto l'America che ci sta colonizzando, questa americanizzazione del peggio non porti poi all'instaurazione della pena di morte, perché ricevere una lingua è ricevere tutto quello che una lingua ha dentro di sé e fuori di sé, soprattutto il peggio, perché noi italiani abbiamo la masochistica volontà di imitare il peggio. Io ringrazio Philipson e mi complimento con lui, perché lui si pone nei confronti del mondo e degli altri di tutti gli abitanti del mondo non come inglese, ma come essere umano, il quale ha capito una cosa fondamentale, che la diversità delle lingue è una diversità culturale, cioè la lingua non è espressione della cultura, la lingua è la cultura, come lo stile è la sostanza. E quindi la ricchezza sta nella diversità. Cioè io sono convinto che ognuno deve imparare più lingue, ma tanto per cominciare non in sostituzione alla propria, ma in aggiunta. Ma questo come si può fare? Per esempio in Italia, perché io so più dell'Italia ovviamente che degli altri paesi, dove mi pare che qualche diversità ci sia, un paese dove la cultura è trascurata da tutti i giornali, trascurato il teatro che quindi ne fa parte. Dove trovi tu? Trovi appuntamento al cinema, appuntamento al teatro non c'è. Io mi sto muovendo perché si faccia anche questo. La gente che va a teatro e che legge, in Italia leggere è considerata una bizzarria, e andare a teatro una tipologia umana strana che va a teatro. E quindi ci vorrebbe, cioè un paese che non fa le due cose, che non legge e non va a teatro, è privo di difese immunitarie. Tant'è vero che noi ci stiamo ammalando, perché l'inglese certamente va imparato, ma non, come ripeto, l'importante non sono un purista. Io sono convinto, e si sa
che ogni lingua è fatta da altre lingue. L'italiano è fatto di latino, è fatto di greco, è fatto di spagnolo, è fatto di tedesco, perché noi non ci siamo risparmiati nessuna invasione. Quindi, e sarà proprio questo il fatto di essere abituati ad essere invasi e colonizzati che ci rende così, nella migliore delle ipotesi, asettici nei confronti della lingua. Quindi se io trovo una parola che nella mia lingua non c'è, la prendo dove la trovo. Sport non l'avevamo e l'abbiamo preso. Ma quando io nella mia lingua ho la frase a richiesta, perché devo dire on demand? Perché devo dire summit invece di vertice? Tra l'altro con un errore che molti commentatori fanno di dire summit. E molti che scrivono, dico i rumors invece di dire voci, e fanno il plurale in inglese quando una parola in un contesto italiano diventa neutra, non si scrive rumors, si scrive. E poi perché dire gossip? Ora qui subentra una sorta di voluttà masochistica degli italiani. Come gli pare bello poter dire una parola rating. Ma rating è un'agenzia di valutazione. Ma perché mi deve dire rating? Perché mi dire default invece di fallimento? Oltretutto in rispetto di chi non conosce l'inglese e vuole capire. Io qui per mio divertimento ho fatto un vocabolario dove ci sono tutti i termini che potrebbero essere detti con maggiore chiarezza ed efficacia in italiano, proprio per rispetto di chi non conosce e di chi vuole imparare un'altra lingua, perché la libertà di scegliere, non tutto, ma la lingua è un fondamento della democrazia. Tra l'altro il nostro paese, e vado alla conclusione, è l'unico, credo, informatemi se qualcuno sa, l'unico paese al mondo che a scuola non studia la pronuncia della propria lingua. Nessuno in Italia, forse una minima percentuale, sa che nella quale percentuale stanno gli attori, per motivi che io non posso recitare essere o non essere con l'accento siciliano, per cui ho dovuto imparare, e anche molti, ma non tutti, giornalisti che dovrebbero, non per un fatto estetico, ma pratico, molte volte c'è Salvo Sottile, cito questa cosa, che è palermitano e sembra sardo, perché lui, e questo è un difetto della professionalità mancante nel nostro paese, da palermitano abituato ad aprire tutte le vocali, siccome pensa che l'italiano sia il contrario, lui le chiude tutte e sembra sardo. L'effetto è che a volte non si capisce quello che ha detto. Per quanto riguarda poi anche gli oggetti che si comprano, perché sto cercando di vedere le cose dal punto di vista di chi sta sotto. Gli oggetti, oggi non ce n'è uno che abbia, o perlomeno pochissimi, che abbiano una descrizione in italiano. A me risulta che in Francia, per legge, è obbligatorio mettere la descrizione in francese, in quanto si paragona la persona che compra l'oggetto a un imputato che si trovasse in un tribunale dove nessuno parla la sua lingua e quindi è messo in condizione di non potersi difendere. Io ringrazio ancora Flipson, che è venuto qua a portarci, a ricordarci il problema con l'aiuto dei radicali, nessun intellettuale italiano. Io ho visto muovere un passo per segnalare questo, anzi, i nostri giornalisti si chiedono come mai i politici vanno a Bruxelles senza conoscere l'inglese, e non c'è nessuno che si chiede come mai i politici inglesi vadano a Bruxelles senza conoscere l'italiano. E in particolare la Repubblica si chiede quanti politici italiani conoscono l'inglese, dando alla conoscenza dell'inglese valore positivo. Avrebbero fatto meglio a chiedersi quanti conoscono l'italiano, perché come diciamo nessuno lo sa. Vabbè. Gli italiani non conoscono l'inglese, ma compensano il difetto ignorando anche l'italiano. Comunque, al di là di questo, ricordando, concludo dicendo una cosa ovvia, ma è meglio ribadirla. Un paese che ignora la propria lingua, lo leggo perché faccio prima la propria storia, e chi ignora la propria storia smarrisce la sua identità e favorisce derive come quelle della Lega. Niente è casuale. Un paese che trascura la propria cultura è un paese senza anima e senza cervello. L'abuso dell'inglese è dannoso e non necessario,
non ci fa diventare internazionali, ma ci rende miseramente provinciali. Bene, ringrazio davvero Pino Caruso perché effettivamente è andato un po' sul pratico, no? Da questo punto di vista e non a caso ho strappato anche qualche sorriso a più di qualcuno. Però noi in realtà un autore di teatro, ma uno che fa teatro e invece si occupa di dizione, ce l'abbiamo e non a caso l'abbiamo Lo portato. so, e io faccio come un Derico, alla catena, mi sento anche io un intervento prima. E quindi do la parola subito al fine dicitore. No, voglio lasciare Giselda per ultima perché la nostra poetessa, scrittrice, eccetera, c'ha delle cose da dire. E quindi ti do il microfono. Allora, Corrado Veneziano, grazie. No, allora non sono un fine dicitore, adesso tra un po' ve lo confermerò. Mi occupo di fonetica, di pronuncia della lingua italiana. Però io non sono così tanto pessimista come tutti quanti gli interventi precedenti, però so quanto è grave il problema. Tenete conto che sono nell'università e da pochissimo i meccanismi di valutazione universitaria sono fatti valorizzando moltissimo e dando un punteggio molto alto ai docenti che abbiano pubblicato i propri testi in lingua inglese e non in lingua italiana. E questo ovviamente è una penalizzazione alta per chi ha pubblicato il libro magari in lingua spagnola e in lingua araba. Comunque, l'intervento, cerco di essere sintetico e offrire anche un po' di spunti concreti. Facciamo finta di dover telefonare adesso allo 060606, oppure no, telefoniamo sia allo 060606 che è il call center del Comune di Roma. Perfetto, ma io mi occupo, cioè adesso vorrei esprimere, no, vorrei aggiungere qualche cosa in più, no, perché voi avete detto le cose ovviamente sacrosante, però io chiamo al call center del 060606 e poi chiamo a carta sì, perché ho smarrito il bancomat, oppure niente, ho problemi con la luce, chiamo la CEA. Tutti e tre i responsabili che mi rispondono al telefono esordiscono dicendo come posso aiutarla, oppure in che modo io posso aiutarla. È una struttura, questa qui, sintattica, non lessicale, è una struttura sintattica che riprende pari pari, in maniera pedissequa e se volete elementare, la frase, la struttura inglese, can I help you, e così via. La sintassi, tenete conto che è diciamo meno, è più strisciante e meno visibile. Tra summit o rumors, rumor o summit e così via, è una dimensione legata alla sintassi che pian piano si impadronisce dei nostri meccanismi cognitivi. Secondo me è ugualmente pericolosa, io direi più pericolosa questa qui, perché la sintassi, l'esempio del call center è ovviamente un esempio parziale, ma immaginate, a proposito di India, Philipson ha insegnato anche in India, alcuni suoi testi sono tradotti in India, c'è un testo di Gandhi che compare una frase di Gandhi, però in India per esempio fino a poco tempo fa esistevano delle lingue che non avevano in maniera ridotto l'uso del pronome io. Calcolate che per noi è una cosa quasi assurda, quasi insensata. Noi, l'inglese molto più di noi, parliamo e parliamo sempre esplicitando il soggetto responsabile dell'azione. Giusto? È una cosa importante, ce l'ha insegnato la cultura greca, questo qui, no? Il concetto di responsabilità ce l'ha insegnato Aristotele, di non contraddizione, di individuazione di chi fa una cosa. Bene, i bambini a 2 anni in Italia sono ossessionati dalla presenza dell'io, riportano a se stessi in maniera quasi parossistica ciò che fanno e dicono io, noi. Frasi in cui l'io sia omesso e in cui come si può dire, il soggetto, il referente primario non sia chiaro, noi ne abbiamo pochissime. Cioè diciamo nevica, piove e in tal caso usiamo una struttura che non ci riporta chiaramente a un responsabile. Ecco, immaginate una lingua invece che ribalti questo e che abbia tanti noi, tanti impersonali, tanti si fa questo, si è fatto questo e non
Corrado ha detto ciò, Pino ha raccontato quest'altro. Quindi immaginate un tipo di lingua che veicola il proprio immaginario, i propri sogni, i propri progetti di vita, la propria architettura esistenziale attraverso un noi collettivo, un noi generico collettivo e non attraverso un io limpido, lucido, responsabilizzante. Ora è chiaro che sono proprio parametri cognitivi, culturali, intellettuali e, ripeto, anche legati all'immaginario profondamente diversi. Cioè, per noi è inimmaginabile, no, che uno dica che hai fatto ieri e siamo andati lì. Siamo andati chi? Non ci poniamo subito il problema. Ma immaginate un altro tipo di lingua, e alcune lingue arabe anche hanno questo tipo di rispondenza, in cui se io chiedo a Pino che cosa hai fatto ieri, lui mi risponde, magari perché era solo, siamo andati a fare una passeggiata, abbiamo visto un po' di televisione, poi siamo andati a dormire. Io gli chiedo subito chi sia stato. Ovviamente il parametro culturale che pertiene me e mi marchia con questa ossessione dell'io, lui non ce l'ha. È una cosa positiva, è una cosa negativa, è una conquista quella dell'io per noi, questa del mondo occidentale. D'altro canto è una conquista che ci ha, per esempio, ostacolato in una dimensione più collettivistica, in una dimensione più ecologica. Lasciamo stare chi abbia guadagnato di più, però sono culture diverse che si alimentano attraverso una catena sintattica organizzata in un certo modo. Ora, immaginate un bambino che nasca in Italia, ma poi vada a vivere nel Kashmir. Nasca in Italia a 1 anno, 2 anni, ma poi a 2 anni e mezzo sia in Kashmir e si abitui a una struttura linguistica che non è ossessionata, no, da questa presenza, ossessionata nel senso anche positivo del termine, da questa responsabilità del soggetto referente, ma che invece dilati in maniera più collettivistica e più comunitaria, più collettivistica e più ampia la propria azione e ciò che ha fatto. È evidente che sta cambiando geografia, sta cambiando parola, sta cambiando lessico, ma sta cambiando anche il modo in cui legge, interpreta e modifica il mondo. Bene, io ho finito, ribadisco una cosa che tutti sappiamo e come ha detto prima il maestro, conviene ripetere, ma noi sbagliando siamo convinti che una lingua tutto sommato equivalga all'altra, che io parlo in inglese e adesso qui abbiamo un traduttore di inglese che quindi opera una trasposizione da un contenuto a un altro contenuto. Non è così. Ogni volta che io riutilizzo un'altra lingua, io utilizzo catene cognitive, culturali, mentali, di immaginario, di sogni, che sono diverse dalla lingua di appartenenza. Sognare è bello in tantissime lingue. Io sono a favore ovviamente della moltiplicazione delle lingue e quindi sono ansioso di imparare l'inglese allo stesso tempo di imparare lo spagnolo, del francese, dell'arabo e magari se c'è tempo e possibilità e desiderio e voglia anche giapponese, cinese e così via. Ovviamente tutti quanti gli squilibri sono atti egemonici e atti di potere e di usurpazione. Vivere moltiplicando le lingue ci permette una relazionalità più ampia, una reciprocità più forte. Ci permette anche di scendere da un punto di vista, diciamo così, orizzontale, di conoscere più lingue, anche da un punto di vista più verticale. Verticale intendo anche all'interno della mia lingua. Anch'io sono lucano come Ulderico, sono di un'altra zona della Basilicata in provincia di Matera e anch'io ho il rapporto tra dialetto di un paese con l'altro dialetto dell'altro paese. Io sono uno studioso della lingua italiana e scrivo libri, mi interessa, cioè è il mio ambito prioritario di studio, quanto una parola del vocabolario italiano e il suo sinonimo non siano la stessa cosa all'interno del vocabolario italiano e che purtroppo il problema della lingua inglese è che orecchiandolo maldestramente e dovendolo costretti impararlo in modo posticcio, noi lo riprendiamo non in quella che è la struttura elegante, complessa, lessicalmente vastissima di Shakespeare, ma in una maniera invece grossolana e artefatta e purtroppo non è più la lingua di Shakespeare, è una lingua più banale. È un po' come se tutti quanti a un certo punto cominciassimo a togliere la vocale U dal nostro vocabolario, ci capiremmo comunque tutti quanti e se poi togliessimo anche la vocale I ci capiremmo lo stesso e se io parlassi soltanto con la vocale A, parlasse saltanta calavacala, voi ridereste un po', ma poi a un certo punto, facendo un po' di fatica, mi capireste. Ne va di mezzo il ritmo, la musica, il suono, e ne va di mezzo tutta quanta la nostra complessità esistenziale, e questo non è un bene. Grazie. Bene, allora ringrazio Pino che ci saluta tutti quanti.
Sì, sono io che ringrazio, chiedo scusa soprattutto a Giselda perché so io che ci rimetto non ascoltando, però purtroppo devo andare. Ma voi fate di Tanto questa cosa? sì, certo. Poi ti dirò anche l'indirizzo Perfetto, su... grazie. Grazie a te. Ciao Federico. Grazie. Bene, allora io sì, insomma, riprenderò Hai anche grosse alcune responsabilità perché sei anche l'unica donna del e gruppo. quindi, certo. Vabbè, allora, voci plurali. dunque, per questo che... Dunque, io sì, riprenderò cose che sono state dette, però insomma in un intervento un po' diverso, insomma. Allora, quindi è stato detto da molti, anche appunto dall'autore di questo lavoro molto importante, che il patrimonio linguistico è al tempo stesso patrimonio culturale, perché appunto una lingua naturalmente esprime un pensiero, un carattere, un costume, costumi, modi di sentire di coloro a cui appartiene. E dunque, di conseguenza, il predominio linguistico diventa predominio culturale. Ora, consideriamo appunto la cultura espressa in lingua inglese. Ecco, Corrado ha citato Shakespeare, vabbè, io invece cito qualcun altro. Non so, se io leggo una poesia di Keats, oppure una poesia di Emily Dickinson, oppure leggo Cultura e anarchia di Matthew Arnold, che è stato citato prima da Robert Phillipson, oppure studio la filosofia di Bradley, allora io non mi sento dominato, mi sento sollevato e mi viene desiderio di imparare l'inglese, di leggere questi testi in lingua originale. Ecco, in questo caso quindi non si può parlare certo di usurpazione, ma si parla di un beneficio, quindi hanno tutto il diritto, Keats e Bradley e Matthew Arnold, Thomas More, hanno tutto il diritto di esercitare la loro autorevolezza, la loro autorità e mi fanno una grazia, insomma. Ecco. L'usurpazione, l'oppressione avviene quando appunto la lingua inglese diventa veicolo di economicismo, tecnicismo, macchinismo, quindi quando non è più una cultura che viene veicolata, ma cose avvilenti, insomma, per cui io sento questo come un dominio e un'usurpazione. Ora, questo però è valido non solo per me che sono italiana, ma è valido per qualunque persona, quindi anche uno di madrelingua inglese è vittima di un inglese impoverito, semplificato, subisce anche lui un'oppressione analoga alla mia. Ma appunto la situazione poi è analoga anche per quanto riguarda le altre lingue, cioè io italiana subisco un'oppressione dall'italiano corrente perché anch'esso non veicola altro che economicismo, tecnicismo, macchinismo, quindi l'italiano corrente non è diverso dall'inglese, come pure il francese corrente, come pure il tedesco corrente, sono lingue che hanno ormai questa caratteristica, cioè di essere veicolanti per la maggior parte, appunto, di messaggi del genere. Un italiano televisivo, un francese televisivo, è questo, insomma, è analogo all'inglese. Per cui, appunto, il problema non è che bisogna evitare i termini inglesi oppure sostituirli con quelli italiani. Il problema è sostanziale, cioè bisogna che queste lingue ritrovino se stesse, non siano più il fantasma di se stesse, non siano irriconoscibili anche a se stesse, ma appunto ritrovino una dignità culturale, una dignità culturale.
E questo appunto è l'unica maniera per contrastare un dominio che anche noi esercitiamo. Ecco, quindi diciamo che a questo punto bisogna dire qual è la lingua che ha dignità. È quella che appunto si interroga, cerca, pensa, una lingua che pensa, dove c'è pensiero. Per esempio, un grande filosofo contemporaneo, Patočka, dice che ormai l'Europa è come se vivesse in una fase mitica analoga a quella prefilosofica. Cioè i greci, prima della filosofia, accettavano i miti, li accettavano acriticamente. Con la filosofia è cambiato tutto. Noi oggi accettiamo acriticamente la maggior parte del sapere che ci circonda. Un sapere che appunto Patočka giudica mitico, mitico perché non più indagato, non più ricercato. La lingua è tale quando sottintende un pensiero, una ricerca di verità, una problematizzazione di quello che ci circonda. Allora è una lingua che ha una dignità ed è una lingua che diventa autorevole, perché per esempio Petrarca all'inizio del Trecento, e tra l'altro ecco, ho dimenticato uno degli autori più grandi che io considero, che è un americano, Wilkinson, che ha scritto Una vita di Petrarca, ecco, e da cui io mi sento sollevato, e il suo saggio di storia lo vorrei leggere in inglese. Ecco, appunto Petrarca ha fatto l'umanesimo italiano appunto perché ha ricominciato a pensare, e poi l'umanesimo italiano è diventato umanesimo europeo, e poi la lingua italiana è diventata quindi la lingua europea, perché aveva una dignità tale che poi un francese era contento di conoscerla, era contento di acquisirla, di farla propria, di riconoscerla come propria. Ecco, quindi il problema è allora pensare. Allora cosa si deve pensare? Ecco, innanzitutto questo, ma qual è la visione del mondo che sta sotto la nostra lingua, che appunto ormai è la stessa, è quella dell'italiano come del francese, dell'inglese? Qual è la visione del mondo non indagata, che noi accettiamo acriticamente? Ecco, lì c'è un lavoro da fare. Per esempio si potrebbe avere una prospettiva, io ce l'ho in qualche modo perché l'ho acquisita da Husserl, da Patočka. Perché? Perché appunto questi autori, che sono considerati come così da specialisti, in realtà hanno proprio criticato una visione positivistica della realtà, che è quella che invece noi ormai, ottocentesca, da Comte, insomma, che è quella che sottende tutta la nostra visione delle cose, tutta la nostra maniera di fare informazione, di parlare, cioè una filosofia positivistica che è stata proprio confutata in maniera proprio, come dire, ineccepibile da Husserl, dai suoi allievi, da Dilthey alla fine dell'Ottocento, e poi Husserl e poi Patočka. Cioè, questa deve diventare, come dire, conoscenza comune. Ecco, per esempio, la filosofia positivistica si basa su una equiparazione dell'uomo agli oggetti naturali, per cui appunto Comte vuole una sociologia che abbia la stessa ferrea come dire, pregnanza e legittimità delle scienze naturali. Husserl e Dilthey hanno dimostrato che tra l'uomo e la natura c'è una differenza ontologica, per cui io non posso parlare di un uomo come parlo di un oggetto naturale, e questo è quello che accade correntemente. L'informazione televisiva mi parla di un uomo a cui accadono cose tragiche come se fosse un oggetto della natura, parla di fatti, ma i fatti, se riguardano l'uomo, sono una cosa, se riguardano la natura un'altra. E poi anche lì, diciamo, io lo dico così, ma c'è una natura intesa in modo moderno e una natura intesa in modo antico, finalistico, che certamente noi dovremmo recuperare di fronte ai disastri a cui abbiamo portato la natura, considerandola in un certo modo. Ecco, quindi io ritengo che la resistenza a un dominio debba alimentare un necessario, proprio indispensabile per noi, approfondimento delle cose. Ecco, per cui dopo, di conseguenza, verrà
qualcosa di diverso. Di conseguenza l'italiano avrà una dignità. Tra l'altro, appunto, per essere adesso qui patriottici, proprio così, cioè io sempre questo ormai da tempo lo sento, no? Cioè Petrarca nel 300 era consapevole che l'Italia era in un declino. Lui vedeva che in Francia si affermava la monarchia nazionale e così. Vedeva che l'Italia perdeva terreno su un piano, diciamo, strettamente politico, economico, e lui proprio ha detto proprio esplicitamente questo ai francesi: sì, però io vi faccio un'altra cosa, vi faccio l'umanesimo. E quindi anche oggi un'Italia in declino, perché lo vediamo tutti, può rispondere facendo un umanesimo e quindi occupandosi seriamente della visione del mondo, della visione dell'uomo, della visione della realtà. Ecco, a quel punto è evidente che un inglese, poveretto, che subisce un martirio quotidiano da questa situazione linguistica, verrà a studiarsi Petrarca, come ha fatto Wilkinson. Questo libro di Wilkinson ha un'introduzione veramente bellissima. Io potevo portarla, ma non ho pensato, poche righe, ecco, dove lui è commovente, insomma, dove lui proprio ringrazia Petrarca, dove lui dice: io vengo da un paese lontano, ma insomma una cosa che avrei scritto anch'io per Keats, per Emily Dickinson, la stessa cosa, nessun problema, insomma. Quindi ecco, secondo me è questa la questione della lingua, cioè una questione sostanziale, non formale. Una questione sostanziale, sì, direi una questione di contenuti poi alla fine, insomma, una questione di ciò che con la lingua si vuole dire. Ecco, perché altrimenti è chiaro che se io con l'italiano dico, come oggi diciamo, le stesse cose che in inglese, le dico in inglese e basta alla fine, voglio dire. Il problema è che uno vuole dire qualche altra cosa, che ripeto, qualche altra cosa che noi non diciamo come non dicono gli inglesi, perché l'italiano corrente è lo stesso pressappochismo, lo stesso positivismo, la stessa assurdità che magari è l'inglese corrente. Per cui, non so, io alla televisione sento dichiarare, dire suggestiva un'ipotesi, per esempio, questo mi è venuto in mente e concludo, no? Io sento tante cose e non so, sul corpo della vittima sono stati trovati 2 DNA, uno maschile e uno femminile. Questa è un'ipotesi suggestiva. Non so se si può usare il termine suggestivo di fronte a una cosa di questo tipo. E questo per dire la sciatteria che è, questa non è inglese, è italiana. Quindi l'italiano, che differenza c'ha dall'inglese? L'italiano che noi parliamo. Perché noi dobbiamo difenderlo? Difendiamo una sostanza. E allora a quel punto, come è sempre accaduto nella storia, arriveranno le lettere a Lucilio di Seneca, che era spagnolo, in latino, perché chiaramente Seneca era contento di scriverle in latino. Che problema aveva? Tutto qui, grazie. Bene, grazie Giselda. A questo punto, per i malaugurati o i benaugurati che nel frattempo sono rimasti, io riapro di nuovo il dibattito anche a Robert Philipson. Prego chiunque che ha alzato la mano, intanto Ranieri che già si era prenotato nottetempo, oserei dire. Chi è che dà il microfono a Ranieri? E liberamente diranno loro a chi pongono le domande. Va bene? Siamo tutti d'accordo? C'è nessuno che protesta? Accendere il microfono. Credo sia sotto. E quindi se è rosso. Riprovo. Ranieri, qui. Sì, risolto. Io vorrei riporre la questione se le lingue in Europa corrono un serio rischio oppure no, perché è stato fatto da Modena, forse come si chiama? Messina, scusate, una obiezione. Però prima vorrei fare una osservazione a Pontesilli, perché mi sembra che quando lei dice anche la lingua italiana sciatta è una oppressione,
Sembra quasi che lei abbia inteso che questa sera si sia parlato dell'inglese. Secondo me non si è parlato dell'inglese, non si è parlato di una lingua, si è parlato di una imposizione di una lingua. Quindi non è l'inglese conosciuto o no che è oppressivo oppure no. Quello di cui si è parlato stasera è un uso imperialistico, un uso strumentale dell'inglese per certi fini che non sono un'osservazione soltanto. Allora veniamo al problema fondamentale. Le lingue, per esempio le lingue europee, corrono o no un rischio? Devo fare due premesse, ma sarò breve comunque. Il primo è l'idea, la nozione di conoscenza adeguata di una lingua straniera. Noi diciamo spesso conosco una lingua straniera e diceva Ulderico, io mi facevo intendere con il Gran Melò, ma qual è il criterio adeguato, appropriato per dire conosco bene una lingua straniera? Io credo che sia quello che ci deriva da una situazione in cui c'è, per esempio, un concorso per un unico bene, che può essere un posto, una commessa, eccetera. Ci sarà un vincitore e tutti gli altri concorrenti perdenti. Immaginiamo che tutti i concorrenti siano nelle stesse condizioni di capacità, di adeguatezza per quel posto. Ebbene, se uno dei concorrenti concorre nella propria lingua materna, il concorso non ha proprio senso. Già si sa in partenza qual è il vincitore. Ecco, secondo me noi dovremmo accettare come criterio di adeguata conoscenza della lingua straniera questo criterio. La lingua straniera è adeguatamente conosciuta se mi permette di vincere in condizioni di parità, di concorrere in condizioni di parità con quello che ce l'ha come lingua materna. Ma questo è impossibile. Appunto, perché è impossibile? E se non è impossibile, però, non lo possiamo prendere questo criterio come punto di riferimento, primo. Secondo, globalizzazione. Che cosa si intende per globalizzazione? Ha tante connotazioni negative, vediamone una positiva, quella che in Europa due persone qualsiasi si possono parlare, dialogare, litigare in una lingua nazionale assunta come lingua internazionale. Per esempio, immaginiamo che in tutta Europa, possiamo prendere l'inglese, potremmo prendere il francese, due persone qualsiasi, dalla Finlandia alla Sicilia, si parlano e questo può dire, ma mi hai mandato una partita di non so che cosa, di prodotto scadente, e litiga. Ecco, quando tutti gli europei conoscessero, per esempio, l'inglese, lingua nazionale, in questo livello per cui parlano, litigano, difendono i propri interessi, si scambiano, che cosa ne sarebbe delle lingue come il francese, il tedesco, l'italiano? Possiamo almanaccare, ma non è necessario almanaccare troppo, perché abbiamo già il filmato di quello che succederebbe. E il filmato sono gli Stati Uniti, dove parliamo di quel sottoinsieme, non dell'invasione, non di quelle isole di ispanici o altro, ma di quel sottoinsieme degli americani, degli statunitensi, che effettivamente conoscono la lingua inglese come lingua materna e che possono, di fatto, come nell'ipotesi che ho fatto dell'Europa, parlare tra loro disinvoltamente e difendere i propri interessi. Ebbene, cosa avviene negli Stati Uniti? Che cosa è avvenuto delle lingue francese, italiano, tedesco, eccetera, di coloro che sono immigrati alla seconda o alla terza generazione? È scomparsa. Quello è il destino delle lingue nazionali in Europa se si ammette
quello che dicevo prima, cioè una nozione della globalizzazione che non sia inadeguata, cioè la globalizzazione attuale che cos'è? È che io in Italia posso prendere un medicinale che viene dall'esterno, una marmellata, e poter leggere in italiano la descrizione, ma questa non è globalizzazione, questa è una globalizzazione passiva, in cui al massimo sono informato, ma io non posso difendere i miei interessi. E allora io credo che questi siano i termini. C'è il rischio reale di una scomparsa. Certo, non è per domani. Ci sarà, rispetto a questo piano ideato e documentato da Philipson, una forte reazione. Certo ci si fermerà prima, ma dove ci si fermerà? Non ad una globalizzazione adeguata che rispetti gli interessi dell'individuo, ma ad una globalizzazione che sarà per alcuni attiva e producente e per altri passiva. Sono andato un po' troppo oltre, scusa. Volevo soltanto dire a proposito... Stai approfittando della benevolenza della Presidenza. Sì, va bene. No, l'uso delle parole straniere che in particolare Caruso sottolineava, vorrei proporre un'interpretazione. Chi fa uso sistematico di parole straniere? Consideriamo quelle persone che sono veramente bilingue, che conoscono veramente l'italiano e l'inglese, perché l'hanno imparato da papà e mamma, 2 lingue diverse, oppure gli interpreti. Questo genere di persone, che conosce l'inglese perfettamente, non mescola mai le lingue, mai, perché c'è, primo, un rispetto totale delle lingue, secondo, una consapevolezza teorica e pratica della equivalenza espressiva di ogni linguaggio. Coloro che invece hanno fallito nella conoscenza della lingua si accontentano dei cascami, e cioè delle parole, e cioè delle frasi fatte. E quindi la misura, io penso che sia così, salvo casi particolari, la misura in cui inquino la mia lingua con citazioni, termini stranieri, è una cartina di tornasole, è un termometro che misura la mia ignoranza, il mio insuccesso nello studio, nell'apprendimento della lingua. Credo che questa sia un'arma da usare, questo concetto, rispetto a coloro che infiorettano l'italiano di anglicismi e non l'accusa di provincialismo che non ha mai veramente convinto nessuno. Scusate la lunghezza. Vabbè, praticamente abbiamo avuto un altro intervento di fatto, perché la domanda non l'abbiamo sentita, insomma, però non approfittate ulteriormente della benevolenza della Presidenza. Chi c'era? Francesco. Francesco, ti prego di venire qui così evitiamo il problema. Io ho una domanda vera stavolta. Oh, meno male. È acceso? Devi accendere, bravo. Allora, la domanda è che relazione c'è, ed è rivolta sia a Philipson, a Giorgio, ma anche agli altri, se mi vorranno cortesemente, quando è il loro momento, dare... che relazione c'è fra il linguaggio di Windows e Linux? Se magari non si chiamano nemmeno linguaggio di Windows, però mi intendete, cioè quello che è il linguaggio del computer della maggiore catena internazionale, e quella invece che è si chiama linguaggio costruito da persone che si mettono insieme e hanno costruito degli altri sistemi operativi. È chiara la domanda? Sì. Che relazione c'è col tema dell'inglese e delle altre lingue? E poi anche che operativamente, Giorgio, che cosa può fare l'associazione esperantista per entrare in contatto con tutti quei programmatori che usano Linux? Rispondi tu? Se poi volete sapere quello che penso, dopo lo dirò. No, ma siccome in realtà derivano tutte entrambi ormai da Unix, di fatto... I mean, so many interesting points have been raised, but I'll just react to the last point first of all, because I think there are similarities between Microsoft and Linux and the relationship between English and Esperanto.
because as Mr. Caruso was saying, part of the challenge, or several people, part of the challenge of Esperanto is that it's an egalitarian language, it's a peace language, it's a peace movement as well, whereas English is not necessarily that. But in answer to Mr. Caricci's question, are languages at risk? I mean, there's nothing about any ethnic language, and English is one, which is intrinsically good or evil. It's entirely a question of the uses to which the language is put. And any language can be put to noble or to evil purposes. It's entirely a question of looking at what actually happens with the use made of the language in specific context. And in certain contexts, English is exclusively additional, an expansion of one's repertoire, one's familiarity with diverse ways of looking at the world. And in certain contexts, English is oppressive and subtractive and negative and hostile. And I think that Linux is neither of the negative things, it's exclusively a positive thing. And I think that Esperanto is exclusively a positive thing as well, because it was devised in order to try to bring peoples together, to avoid the conflict in the villages that you have when people speak different languages or different dialects and are in a confrontational situation with each other. And I think that the latest research on Alzheimer's or on dementia is interesting because it actually shows that for people who are the same age as most of us, all of us who are bilingual, we have less chance of becoming demented and suffering from Alzheimer's, because bilingual brains or multilingual brains are keeping our brains going in ways that monolingual people don't actually have. So this is one of the spin-offs from being able to speak several languages, of which one of them may be Esperanto. Yes, you should. Penso che il rapporto fra Microsoft e Linux potrebbe essere benissimo lo stesso che c'è fra l'inglese e l'esperanto. Infatti l'esperanto, come hanno detto altri anche prima di me, è una lingua che porta in sé dei valori della pace, dell'uguaglianza e che ha anche un movimento che porta avanti questi valori, mentre l'inglese non è per forza collegato a questi valori. Ovviamente rispetto anche al pericolo delle lingue in Europa, il punto di cui stiamo trattando qui non è il fatto se una lingua sia intrinsecamente buona o cattiva, perché non esistono di lingue buone o cattive in sé per sé, ma ovviamente dipende dall'uso che di una lingua se ne fa. L'inglese in alcuni contesti può essere usato in maniera estremamente positiva, come lingua per la comprensione, in maniera additiva, mentre in altri contesti ovviamente può essere e viene utilizzato in maniera sottrattiva, e quindi come lingua dell'oppressione e come lingua che va poi a distruggere il capitale linguistico delle altre lingue. La differenza dell'inglese di Microsoft con Linux e con l'Esperanto è il fatto che non vedo elementi negativi sia in Linux che nell'Esperanto. Oltre a questo volevo aggiungere che per quello che riguarda soprattutto gli ultimi studi che hanno fatto su determinate malattie dell'anzianità, eccetera, si è visto che le persone bilingui, ossia le persone che parlano più di una lingua e che quindi hanno un'attività cerebrale sviluppata da questo punto di vista, hanno meno possibilità con l'insorgere dell'età di prendere malattie quali l'Alzheimer o comunque di avvicinarsi alla demenza senile. Ecco, questo è un altro punto a favore. Could I say one more final thing? Because I think it's not chance that it is the Esperanto Radical Association which has actually chosen to translate my book into Italian. This is because the Esperantists are the language idealists in the modern world who are open to diversity and who can see why it's very important that language policy issues ought to be taken more seriously than they tend to be, because of the risks of languages, as the lady was saying here, being dumbed down, languages not being used creatively and personally, but being used in a very narrow sense. And this is true within any language, just as it is in the relationship between languages. But I'm very grateful to, I have very good experience of Esperanto in a whole range of contexts, but I don't want to talk for the whole night. But I think, as I say, it's a symptom
of the passion with which Esperantists are contributing to the solution of language problems, that the book has been translated, and I'm very grateful to the association for doing that, just as I think we should also thank Marco for being incredibly professional as an interpreter. Volevo dire che non è un caso che l'Esperanto Radicale Assozio abbia deciso di tradurre questo libro, proprio per il fatto che gli esperantisti intrinsecamente portano in sé questa capacità di essere degli idealisti dal punto di vista della lingua, quindi pongono fondamentale attenzione alla politica linguistica, perché è effettivamente vero che il pericolo che presentava la signora prima, ossia che la lingua possa venire usata in una maniera tecnologica, in una maniera che non veicoli più dei significati nel senso pieno del termine. Questo è un pericolo che c'è in tutte le lingue. Ovviamente invece dal mio punto di vista le lingue, le esperienze che io ho avuto con l'Esperanto sono state tutte positive, ora non voglio stare qui a raccontarvele tutte, però anche questo evento, la traduzione di questo libro è un sintomo della passione vera e preziosa che gli esperantisti hanno nella diffusione e nella difesa dei diritti linguistici e della democrazia linguistica. E i complimenti al traduttore che è stato splendido. Va bene, Francesco, un po' ti ha risposto lui, poi se... No, io vorrei che rispondessi anche te, perché ho notato una tua battuta, una probabile divergenza di idee. No, perché lui in realtà parlava, cioè Robert parlava sostanzialmente dell'utilizzo, cioè nel senso che un sistema operativo come Windows è un sistema che tu paghi e oggi come oggi paghi molto caro. Ovviamente un sistema come Linux che nasce aperto, da questo punto di vista questa problematica non ce l'ha. Io facevo riferimento, ma era un vizio perché io ho fatto il Fortran all'università, che è quasi un linguaggio macchina per computer, e quindi è un vizio, diciamo, se vogliamo tecnico, perché in effetti oggi come oggi persino il nuovo S5 o quello che era il Mac, in realtà quello nuovo, parlo di quello che c'è negli ultimi 10 anni, sostanzialmente hanno ormai quest'unica matrice che è Unix, quindi è per quello che ti ho fatto quella battuta. Quindi da questo punto di vista la divergenza non era rispetto la mia, era una notazione tecnica, se vogliamo, unicamente proprio operativa di linguaggio, così come il Fortran era un linguaggio macchina dove noi andavamo addirittura con le schede perforate e avevamo l'architettura, un computer che era lungo dalle bandiere a quella sedia, per dirti, no, rispetto ad oggi. Quindi questa è la differenza. Voglio polarizzare su questo e aspetto c'è proprio un nocciolo della visione diversa che a lui che dice la lingua è comunque poi dopo una cosa, cioè l'Unix diventa un insieme di operatori che operano anche tipo l'Esperanto per la pace e invece tu che dici no ma vengono tutte e due da Unix. Quello è una polarizzazione estremamente interessante. Vabbè, è come se ti dicessi però che ogni lingua è fatta di alfabeti, di suoni e così via, cioè non è che la rappresentazione è un po' questa, tanto per venire incontro un po' al discorso che facevi tu. Invece rispetto a quello che può fare un'organizzazione come la nostra e che già ha fatto in questi anni, non è solo quello ovviamente di tradurre, anche perché noi abbiamo portato nel movimento esperantista una connotazione eminentemente politica. La connotazione dell'Esperanto in chiave di comunicazione non violenta è chiaramente stata portata da noi come matrice sostanzialmente radicale, non violenta, che poi peraltro insomma, è anche una cosa che credo abbia appassionato anche te ultimamente, così come credo che Robert ha anche dimenticato, tra virgolette, forse perché è comunque una figura di sua conoscenza, la Kangas, che invece ha fatto un testo importantissimo che noi cercheremo di tradurre malgrado la fatica, perché sono circa 800 pagine, che è il genocidio linguistico nell'educazione, dove dimostra chiaramente che anche l'utilizzo dei diritti umani
che fanno, ma questo era un po' quello che diceva anche, se vogliamo, Ulderico, quando dice gli americani sì sono una democrazia, però si muovono in senso imperialista, quindi vanno lì, prosciugano il petrolio magari in Iraq, così come prosciugano in Italia la lingua di fatto. Cioè, adesso sintetizzo un po'. Ecco, l'utilizzo che hanno fatto dei diritti umani gli americani, da questo punto di vista molto ben studiati dalla Kangas, secondo me hanno anche questa tipologia, cioè come viene utilizzata la parola democrazia per portare tutta una serie di interessi che vanno verso interessi economici propri, e quindi ritorniamo a quella frase di Churchill e quindi al discorso degli imperi delle menti. Noi abbiamo molto da liberare da questo punto di vista, in termini di energie, dei nostri giovani, e credo che il ruolo che può avere un'organizzazione che è chiaramente a cavallo tra politica e cultura, come è la nostra, è notevole. Certo, dipende da noi tutti, dipende anche dai giovani che verranno. Credo il fatto di avere Marco che fa servizio civile da noi e che si è già preso il B1 di Esperanto in pochissimi mesi, e credo una cinquantina di ore fatte, è già dimostrativo di come stiamo semplicemente perdendo tempo. Cioè, al di là di una questione economica, nel senso che noi potremmo avere l'Esperanto lingua federale in 5 anni, laddove in 50 anni non è l'inglese, malgrado sia stato potenziato con finanziamenti incredibili. Ricordiamo il British Council, l'ultimo finanziamento che io ho visto girare era di 220 milioni di euro per il 2010, se non ricordo male. Ecco, rispetto all'italiano, che ad esempio vede tolta alla Dante Alighieri il 50% e oltre di fondi per le proprie strutture di italiano all'estero, credo che è emblematico. Quindi si tratta di incomprensione, e da questo punto di vista non è un caso forse che anche Giselda io abbia invitato, perché dice chiaramente che qui è un problema di pensiero, cioè non c'è più gente che pensa da questo punto di vista, ma pensa il pensiero altrui. Quando sogna il sogno altrui, capisci? Quindi per me la chiusura di Giselda è stata molto importante, al di là poi di quell'incompressione effettivamente c'era, che diceva Ranieri, è stata molto importante perché ha dato proprio una matrice della debolezza che effettivamente c'è nella cultura italiana, come anche francese, perché ormai al di là di tutto, anche Sarkozy, al di là della grandezza francese, con la legge Toubon alla quale facevi riferimento tu e così via, anche lì abbiamo visto che stanno, come dire, calando le braghe, come si suol dire, no? Quindi credo che sia importante quello che noi possiamo fare, soprattutto se è importante la consapevolezza che possiamo dare alle persone che vengono qui. Robert. Vedo che mi guardi. I wanted to say two things still. Sorry. One, there is an Italian in the room, Pierpaolo, who was taught by Tove Skurdnav-Kangas when he was an Erasmus exchange student from Italy to Denmark. And nobody who is taught by my wife, Tove, remains unaffected by her. But it's fantastic that you're starting to translate her latest book. That's great news. Secondly, you mentioned the income of the British Council. When I was commissioned into this army of linguistic missionaries, all the money for the British Council was government promotion money. Now, 2/3 of the British Council's huge budget is money they earn by teaching English and by examining in English. So this is the way the economic agenda certo. also links up with the linguistic agenda. Thank you. Quello che volevo dire è che abbiamo qui Pierpaolo, che è stato studente di Tove Skurdnav-Kangas in Danimarca, e ovviamente si ricorda di questo, sono felice che sia qui, e volevo dire che nessuno rimane indifferente quando poi segue delle sue lezioni, dei suoi corsi. Un'altra cosa riguarda... Sì, non l'ho voluto dire. Sì, è sua moglie. E è anche molto contento che abbiamo cominciato la traduzione uno degli ultimi libri di Tove, che è quello sul genocidio linguistico che citava Giorgio prima, e quindi è molto
contento di questo. La seconda cosa invece sulle entrate del British Council che sono state citate prima, quando lui a 22 anni era stato reclutato in questo esercito di missionari linguistici, tutti i fondi del British Council erano statali, ossia il British Council era interamente finanziato dal governo britannico. Ora i 2/3 dei finanziamenti e dei soldi che il British Council guadagna derivano dall'insegnamento e dal sistema degli esami e delle valutazioni della lingua inglese. Quindi questo era un dato che voleva ricordare perché sicuramente è molto significativo di come l'espansione, anche e soprattutto in termini monetari, stia galoppando sempre più veloce. Bene, io se non c'è qualche altra domanda, Robert, aprirei la seconda fase con quelli che hanno fatto la domanda per il prossimo servizio civile. Quindi c'è qualcun altro? E congederei Robert e noi rimaniamo un po' per quest'altra parte. Volevo dire che comunque a proposito di cose importanti noi abbiamo anche pubblicato questo saggio importante di Lukács dove chiaramente testimonia quello che diceva Robert, per cifre però peraltro molto più esorbitanti di quelle che vanno direttamente al British Council perché riguardano tutto il sistema ovviamente dell'anglofonia, il fatto che l'Europa, il continente europeo, spende ogni anno 350 miliardi di euro l'anno per colonizzarsi in lingua inglese e l'Italia ne spende 60 miliardi di euro, che ovviamente col nuovo sistema della Gelmini saranno ulteriormente potenziati, perché se pensiamo, io non ho voluto aprire perché veramente non usciamo più, credo che sia stata una delle più lunghe presentazioni della storia forse dell'umanità, perché siamo dalle 5:30, praticamente siamo arrivati alle 8, quindi un libro che ha avuto una presentazione così lunga non so se sia mai esistito. Quindi da questo punto di vista ringrazio Robert e intanto inviterei, Maria c'è ancora? Ecco, inviterei Maria che così facciamo un po' il punto sulle domande che sono arrivate e andiamo avanti un po' interloquendo un po' tra noi di fatto. Però vi dico subito, Robert, tu hai già spiegato a Robert che può ritenersi No, vabbè, tu puoi anche accompagnarlo in albergo, così, vabbè. Grazie Robert. No, thank you. A domani. Thank you. And thank all of you. Allora, la situazione... Sì, beh, questo lo spieghi, no? Vabbè, ma tanto non...